Param pam pam, bum bum bum, param pam pam, piripiripim. Ciao a tutti. C'è qualcuno che mi vede, qualcuno che mi sente? Yes. Allora. Ciao Santo, ciao Francesco, ciao Manu, ciao Irene. Ciao Irene, come state? Allora, io premesso che oggi mi ho pettinato un po'. Ciao Alessandro, ciao France, ma magari non si capisci. Ehm, allora, ciao Camilla, ciao Giorgio. Che mi raccontate di bello? Ragazzi, stiamo aspettando, cominciamo diamo 5 minuti, di modo che riescono a entrare tutti. Come sapete, questa Buontango Lab è una pagina che stiamo sviluppando per fare dei studi relazionati con il tango e la danza in generale, perché in realtà dopo abbiamo anche altri progetti interessanti. Ciao Rossana, ciao Raffaele, Lara. E se volete restare aggiornati con l'informazione, mettete a like i, così ogni volta che esce qualcosa lo potete vedere, a prescindere che vi arrivi l'invito che io faccio o no. L'altra cosa, abbiamo anche la diretta via YouTube. Nel caso qualcuno non riesce ci sono alcune persone che non hanno YouTube e allora a questo punto su Facebook e allora su YouTube si può andare tranquillamente. Ciao Patrizia. Ok, ok. Ciao Deborah. Santo, sei stato il primo oggi, no? Ciao Patrizia. Sì, sei stato il primo. Allora, oggi abbiamo ho il piacere di presentarvi al mitico Oneke, che vi dico già che sicuramente chi non lo conosce, vi dico che lui, diciamo che è un maestro di tango, già parla benissimo l'italiano, anche l'espagnolo, è uno tosto, diciamo. Niente, ritengo che ascoltare questi personaggi ci nutre tantissimo dal punto di vista teorico e culturale, che dopo farà sì che il nostro ballo sicuramente è migliore. E comunque, come avevamo detto l'altro giorno, il milongero imbrutito, cioè non possiamo solo ballare bene tanto, no? Ecco, vediamo qua. Dobbiamo anche capire un po' di cose, perché sennò dove stiamo andando? Ciao Mauro, grande ce l'hai fatto. Ciao Cinzia, Francesco, Tiziano, mitico Antonio, Mimo. Ehm, di dove siete? Milano? Non solo Milano, no. Vedo gente di Firenze, di dove siete? Dove siete? Tirin, tin, tirin, tin, tin. Ok. mm. E allora sta arrivando il mitico Oneghen. Matera, addirittura di Matera. Matera, bella Matera. Angela Quintavalle de Perugia.
Sai che io sì, sono stato una volta a Perugia. Matera, Perugia, Napoli, Guagliona, ehm, Chiara Lorusso, Bari, ciao Claudia, Sardegna, ciao Clau, De Brindisi, cioè siamo tutti da tutti i posti, no? Dell'Abruzzo. Abruzzo non sono stato. Ciao Alessandra, ehm, ciao Claudio, ma senti il maestro Oneken come ti porta, come va in la lezione? Che tipo è la lezione lui? La lezione regolare, Claudio? Sì, un attimino che mi sto scrivendo qua con un po' di gente che non riesce a collegarsi. Eccolo qua. Allora, ragazzi, è arrivato il maestro. ehm, Faccio una piccola introduzione. Oggi facciamo questa charla con Aoneko Inchirova, noto ballerino, bravissimo insegnante. E oggi facciamo questa charla qua dove io intenterò conoscere il personaggio. Cioè, ritengo che il personaggio sia una cosa, cioè, non lo dico in modo rispettivo, sino la persona, e voi se avete delle domande le fate. Io sono sicuro che voi che siete gente in gamba faresti soltanto delle domande molto molto coerente e intelligente. Eccoli qua. Ciao Oneke. Ciao, Oneke. Silvio, Oh, come va? come stai? Bene, bene. Tu? Tutto bene, tutto bene. Adesso io vi chiedo, ragazzi, mi sentite? Sentite Oneken tutti bene? Fatemi capire. Qualcuno dice qualcosa? Claudio, Carla? Ciao Rosa, come stai? Eccolo, si sente Antonio? Grande, grande, grande. Ok, Aoniken, tu vedi i commenti lì, no? No, no, Non li vedi. li ho visti nella pagina Facebook, la tengo nell'altra finestra. Ok, 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 ok. Allora, funziona così. Io ti faccio le mie domande, parliamo così. Dico, io in realtà questa qua, ragazzi, e anche ti spiego, Oneken, non è un'intervista. Stiamo parlando qua, io ho delle mie curiosità, tu rispondi, i ragazzi fanno delle domande e anche rispondono così. Cioè, ragazzi, importante che qua ehm, io no, un po' di giorni fa chiamai a Oniken, le disse, senti, le disse, Oniken, io ho questo progetto, mi piacerebbe fare questa charla. Lui mi disse, sì, sì, va benissimo, non c'è problema. E le dico, ma senti, io ho un po' di domande, le vorresti vedere? Lui disse, no, non me ne frega niente, andiamo come va, qua se dici quello che, cioè la realtà, alla fine è una conversazione. Fate le vostre domande, io faccio le mie, intentiamo di imparare. Oneke, sono contento, ti ringrazio ancora. Ci sono tanta gente che ti sta salutando. Io qua, Oneke, dopo vedrai Io che purtroppo ancora non vedo la chat. sì, 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 aspetta, vedi che io piano piano qua andrai a vedere, Ok, adesso vedo. Sì, sì, che mi mandi qua. sì, Claudio Ricci, esatto, Claudio Russo. Ah, bene. esatto, esatto. Adesso tutti stanno facendo i saluti. Bene, bene, Cioè grazie. Grazie a tutti, siete molto tutti gentili. fanno i saluti e tutti parlano bene, bene di te. Ma dovrei capire anche perché. Dopo. Sarà qualcuno che Sì. fa la mano pure, però ci sta. Sì, diciamo che stanno arrivando tutte le domande. Io adesso li tolgo, ma la andrai a vedere piano piano. Dai. Ok, caro Oniken, sono contento di stare qua. Cominciamo. Senti, tu da quanto balli?
il tango? Questo marzo sono stati 27 anni. Grande, Io ho iniziato in bravissimo. marzo del 93. Marzo del 93. Mi ricordo che era marzo perché avevo iniziato da una settimana prima la scuola, in Argentina si Sì? inizia a marzo e si finisce a dicembre. Avevo iniziato Mm. una settimana prima a scuola e una settimana dopo iniziai a scuola. Mi ricordo che mio nonno mi portò alla scuola di tango. Ah, il tuo nonno? Come mai il tuo nonno? Sì, faccio una premessa, non è il mio nonno di sangue, io Mm. il padre del mio padre non l'ho conosciuto e neanche a quello di mia madre, però c'era un collega del mio padre del lavoro che era più grande e che io ho trattato sempre da nonno e lui mi ha trattato sempre da nipote, quindi per me è il mio Sì. nonno del cuore, della vita. E lui era Mm. impazzito con che noi dovevamo ballare tango, io e mia sorella, dovevamo ballare tango e io ascoltavo il rock and roll con mio padre. Mi piaceva il tango, non è che non mi piaceva, però bah, ero piccolino, avevo 7 anni, non, voglio dire, non è che avevo chissà che da poter fare. Una giornata lui mi prende a me e mia sorella e ci porta, che erano più o meno 100 metri da casa nostra, e ci porta Mm. alla scuola di tango. Ci mette dentro questa lezione una quantità esagerata di gente, io più o meno ricordo che mio maestro faceva lezione per 70-80 persone, più che una lezione è una Mm. pratica, e ci mette là dentro e si avvicina il maestro con la maestra e ci insegnano due cose e ci mettono a praticare. Faccio la lezione, ovviamente in quell'epoca non si discuteva con un adulto, almeno nella famiglia mia, quindi io faccio quello che mi dicono, faccio la prima lezione e viene mio maestro che è stato furbissimo. Dopo la lezione si avvicina e mi dice: guarda, io so che tu sei venuto obbligato qua da tuo nonno, quindi facciamo un patto tra di noi. Tu dammi la possibilità che io ti faccia innamorare del tango in 3 lezioni. Oggi hai fatto questa del martedì, facciamo il giovedì e il prossimo martedì. Se dopo le 3 lezioni a te il tango non piace, io parlo con tuo nonno e non vieni più. Ma dammi la possibilità che io ti faccia innamorare. Mi dici il Niente. nome di questo maestro? Aurelio Juan, Aurelio Idelma erano i miei maestri, Mm. 2 milongheri di un'epoca. Sì. Allora, ho 34 anni. Mm. E quindi niente, io mi ricordo che faccio la lezione del martedì, quella del giovedì, venerdì sera mio padre ci porta a casa di sua madre, a casa di mia nonna, e Sì. che per me è stata mia madre praticamente. E mi ricordo che andiamo a casa di mia nonna, mio padre le dice: vieni mamma, siedi qua, la mette nel divano, comincia a spostare i mobili, al quale mia nonna subito si incazzò, dice: oh, che fai, che fai? No, tu stai tranquilla, non mi dire niente, siediti qua un attimo. Mio padre sposta tutto, mette una casetta, in quel momento c'erano le casette, mette la casetta con un tango e io prendo mia sorella e comincio a ballare. Beh, ma di chiaro, facevo, in quell'epoca si insegnava il bassico dei 5, il bassico di 8, il Sì. primo che avevo fatto il panino, una cosa del genere, 3 cosette. Mm. Le ho fatte e mia nonna ha pianto il fiume Nilo praticamente intero e ha chiamato tutta la famiglia a dire che i bambini parlavano tango. Mo, a me era piaciuto, ma come dicevo io a mia nonna dopo quel pianto, non mi piaceva il tango e che non lo volevo fare. Quindi ho continuato a farlo. Veramente mi divertiva. Che ne so, non so se lo capivo molto. In quell'epoca era divertente. Io ho iniziato a 5 anni folklore argentino, a 7 anni ho iniziato con mia sorella tango. Mi sembrava qualcosa di divertente. Era interessante, era tosta pure perché in quell'epoca non era come oggi, era tutto molto più lento, era tutta gente grande, ero l'unico ragazzino di tutta la lezione, stavo parlando che tutti gli altri potevano essere i miei nonni, togliendo Mm. solo una piccola parte della lezione che erano 4-5 coppie di ragazzi che avevano più o meno, se io avevo 7, loro stavano nei 20 qualcosa, che erano alcuni dei quali oggi sono dei grandissimi ballerini, che sono stati per me la fonte di ispirazione, come Claudio Villagra, come Mm. Hernán Serrizuela, ci stanno un paio di grandi ballerini che Sì. escono dalla... Claudio, ho visto che ha avuto un bimbo adesso, Claudio. Sì, Claudio ha avuto figlio da poco, quindi niente,
era tosta anche perché, per esempio, il mio maestro faceva lezione di 2 ore, 2 ore e mezza. Io delle 2 ore passavo 1 ora e mezza a camminare su una riga. Mm. Ogni volta che mi incavolavo dicevo maestro, ma io voglio divertirmi, voglio fare qualcosa, lui passava dietro a me, mi tirava i capelli perché io abbassavo la testa, cosa che faccio ancora oggi, e mi tirava i capelli talmente diritto e mi diceva ma tu vuoi imparare a ballare tango o vuoi essere un mediocre in più? No, io vorrei imparare, quindi stai zitto e cammina. E era tosto di qualche maniera, era una persona fantastica da un'altra, erano dei maestri di una volta che erano maestri dappertutto, era un maestro di vita, era un maestro di tango in generale, non mi insegnava solo a ballare, mi insegnava di Sì, tutto. Mi portava a casa sua a ascoltare i brani, mi raccontava delle storie, dei compositori, dei musicisti, dei testi, mi faceva capire che cosa significava ogni parola, ogni cosa detta, quindi veramente era un maestro. E io piano piano mi innamorai. Dopodiché credo che mi innamorai follemente del tango la prima volta in Milonga da solo. La prima volta in Milonga da solo, perché in Milonga da piccolo sono andato con il mio maestro, mi portavano e vedevo qualche cosa, ma quando sono andato da solo, mi ricordo una serata, io ho 16 anni più o meno, sì, quindi sì. 16 anni, e mi ricordo perché io portavo lo zaino con l'uniforme della scuola perché io passavo tutta la notte in Milonga e me ne andavo a scuola direttamente senza dormire. E questo era terribile. Meno male che mio padre questo non lo vede perché dovevo mio padre io gli potevo dire che andavo in Milonga. No, mi scappavo dicendo che andavo a dormire a casa di un amico, da là mi venivano a prendere qualcuno del tango, mi portavano in Milonga, stavo tutta la notte là dopo l'uniforme e andavo a scuola. E mi ricordo una serata alla Viruta, mi ricordo una serata alla Viruta dove la prima volta che io ho preso il coraggio di invitare una che non conoscevo. E Attenzione. da quel momento in poi, niente, l'esperienza di tutto il fascino prima di rompere i tuoi tabù, no? E tutte le cose di andare a invitare qualcuna che non conosci. Tra l'altro che mi Sì. sembrava una strafiga, una cosa impressionante, io stavo completamente impazzito, gli ormoni e tutto, dopodiché, dopo quell'esperienza credo che io sono rimasto innamorato folle del tango. Senti, Stefano, che non aveva sentito prima, vuole sapere il nome del maestro. Aurelio Juan Idelma. Mm. Aurelio era lui, Delma lei, due maestri milongheri della zona ovest della città di Buenos Aires, dove vivo io. E purtroppo ci sono molto poche cose e le cose che ci stanno di loro ballando sono in VHS. Ancora non l'abbiamo messo nessuno su YouTube. Per un giorno metterò qualcosa di loro. Mm. Guarda, io se avrò un secondo, dopo ti troverò Sì. una fotografia di loro, Mm. però se il mio cellulare rispondesse quando io lo chiedo, Sì. eh, aspetta un secondo che qua dove sta. Sì, e intanto, Aune, che ci sono tanta gente qua che ti stanno salutando. Guarda. Eccole, sì, si vede. Io e mia sorella a 11 anni, la prima volta che ballai in un teatro. Caspita. La tua sorella è più piccola o più grande di te? Quella è più piccola. Mia sorella è più piccola di 1 anno e mezzo. Mia sorella, tra l'altro, è conosciuta per alcuni di voi perché è Sì, anche sì, una sì. ballerina, è stato Sì, il secondo posto l'anno scorso nel campionato mondiale, sì, eh, sì, sì. insieme a Diego Ciandia, e quindi è una bravissima ballerina. Nessuno crede che sia mia sorella, lei è una strafiga e io sono io. Quindi io sono simpatico e lei è la figa, io sono simpatico. Eh, ma guarda che questo l'ha fatto gente importante. Colombo domanda se era la venuta da adesso o la venuta dove si faceva prima. Guarda, la prima volta che sono andato alla venuta è stata in Santa Maria d'Oro, quindi la venuta d'oro vecchia, però là sono andato con alcuni amici più grandi. La prima volta che io Mm. parlo della venuta è la venuta già in Armenia. Di quando Ah, in andavo. Armenia. Sì, ci sono un sacco di gente che ti saluta. Grazie. ehm, allora, c'è una domanda qua, c'è Rossana che dice, maestro, ma ti è finito il gel?
Che questa la Senti, paghi, lo sai, no? Niente, era solo per far chiarezza su questo argomento. sì, allora, Aonike, allora, Mm. hai cominciato lì, come è stato il tuo sviluppo? Cioè, quando è scattata la questione di a me piace questo e mi piacerebbe fare il ballerino? Ah, Come... è stato solo per caso, perché in realtà io non ho mai voluto. A Mm, me piace il tango, io sono un tanghero, tra l'altro neanche sono un milonghero, io sono un tanghero, a me mm. piace il tango a 360 gradi. Anzi, Aspetta, potresti definire la differenza fra tutti e due? beh, milonghero è quello che non può vivere senza la milonga, quello che vive del ballo del tango, no? È il Sì. tipo che con milonga tutte le sere che può, che sta là. E sebbene io ho quella parte di me, che è molto forte, a me piace il tango pure negli altri aspetti. Io ho passato delle serate intere senza ballare andando a ascoltare tango, per esempio alla Comparsita, che è un posto Mm. a Buenos Aires, a Santelmo, dove stanno i cantanti, fanno a rotazione, passo la serata là. Io ho appartenuto per moltissimi anni più al mondo dei musicisti e dei cantanti piuttosto che i ballerini, perché tra Mm. l'altro quelli che mi hanno dato a me un'opportunità da piccolo di ballare in teatro o spettacoli sono stati sempre cantanti, amici di mio nonno, come può essere Roberto Ayala, Jorge Valdés. Ieri raccontavo ai miei allievi che Jorge Valdés mi ha insegnato a farmi il nodo della cravatta. Una volta in uno spettacolo io portavo la cravatta Madonna. da mio padre, una volta Mm. mettendola apro di più, si disfa il nodo, io comincio a impazzire e Jorge mi dice ma che succede? No, che io non so come farlo, e mo che devo fare? Lui si mette in piedi dietro me di fronte allo specchio e mi insegnò come farmi la cravatta, quindi con tutti loro ho passato con Alberto Podestà, con tanti di loro. Sì, diciamo che ragazzi, Jorge Valdés e anche Podestà, chi non lo sa, sono delle figure importantissime della canzone del tango argentino, cioè non sono proprio, cioè sono dei personaggi. Ti saluta un sacco di gente, Aki Rotondo, Angel Coria, ciao ragazzi, Rossana, Jorge Barreto. Gennaro Morone. Un cantante fantastico, anche il Cori, un amigazo, un Mm. grande ballerino, maestro, uno dei pochi ancora che considero molto molto interessanti da ascoltare, da studiare. Senti, allora, dici che è venuto per caso questa questione. Sì, ti dicevo perché la realtà è che io, come ti dicevo prima, non sono un tanghero, io amavo il tango perché mi piaceva, io studiavo giurisprudenza, quindi per me il tango era un hobby, qualcosa che facevo ogni volta che potevo, che andavo in milonga, qualche spettacolo che mi chiamavano lo facevo perché mi divertiva assai farlo, però non avevo mai pensato nella mia vita di fare il ballerino, anzi io da piccolo tenevo molto chiaro che volevo fare l'avvocato e che quella era la mia vita. Dopodiché c'è una situazione stranissima perché nel 2004 più o meno, 2005, io lascio un po' il tango da parte, un po' mi incavolo con una situazione successa in uno spettacolo e decido che era il momento di dare un po' di pausa e per un tempo non ballai. Dopo rientrai a ballare una milonga molto piccola che si faceva nella mia città e là ho conosciuto a Neri Piliù, ho un altro Sì, ballerino molto, molto conosciuto con l'Italia e nel mondo, un fenomeno, e insieme a Shakira. assolutamente. E, e con Neri, con l'amicizia sua, lui che stava appena iniziando, voleva conoscere, voleva fare delle cose e io un poco mi muovevo un po' di più accompagnandolo e facendo, ritornavo a fare delle cose. Dopodiché lui inizia a mettere musica in un spettacolo, in una milonga in Pinar del Rocio, una discoteca molto molto conosciuta in Ramos Mejia, e che noi andavamo perché loro stavano promozionando il posto e quindi davano le cene gratis per Sì. le davano ai DJ le cene gratis per ripartire con le persone del tango che dopo frequentassero la milonga. Neri ovviamente prendeva me e con le cene gratis chiamavamo tutti i nostri amici poveri che non avevamo un Mm. cazzo di soldi e andavamo a mangiare là. La maggior parte di loro non sapeva cosa era il tango né ballava.
e dopo noi ci mettiamo in una pista a parte, perché Neri faceva la pista del tango nuovo, e noi Sì, non mettiamo musica, in realtà mettiamo tutti i brani che stavamo preparando con coreografie e cose varie, e ci mettiamo a ballare e a praticare tra di noi. Piano piano ricomincio a ballare e Neri in quel momento conosce Gianina, che in realtà sì. conosceva da piccola, beh, non so com'è la storia. Lui viene una serata e mi dice: guarda, devi ballare con questa ragazza, che io ho delle intenzioni con lei, però io sto ballando con Emilia, quindi adesso devi ballare tu con lei. E dico: no, Neri, se la vuoi per te, scusa, fatela tu, ne devo andare a fare la gavetta io, perché dopo tu ti vai a fare la... No, questa non va. Neri si separa da Emilia Seruti, che era la sua compagna del momento, e Emilia mi chiama a me e mi dice: guarda, Neri mi ha lasciato, devi ballare perché si è messo di fidanzato con Sciarina. Per me l'ultima opportunità che ho, anno 2006, di andare al campionato mondiale, perché dopo io me ne vado a vivere in Spagna, perché ho un contratto con una compagnia di tango e di salsa e il mio fidanzato lavora là, quindi me ne vado e non tornerò più. Quindi è per me l'ultima possibilità di andare al campionato. Non è che vieni con me? E io dico: guarda, io non c'entro niente col campionato. E io in quell'epoca manco ballavo così, e le stile del campionato non lo ballano ancora oggi, ma neanche Sì, ballavo chiuso. Io ballavo piuttosto aperto, era la mia epoca più tango nuovo, tra l'altro. E sì. da poco avevo riniziato con le lezioni, stavo studiando un po' con Ciccio, stavo facendo un po' di cose diverse, e quindi le dico: guarda, manco c'ho l'abito, c'ho un solo abito che mi rimane di tango, ma che non mi chiude più, e lei mi dice: Mm, no, ti prego. E sono andato al campionato con questo abito gessato, che stava sì. aperto, che mi arrivava così, manco qua, è qua, aperto, la camicia da fuori e le scarpe da pratica, perché non avevo neanche le scarpe da tango, pensando che dopo la prima ronda ero fuori. Prima ronda passiamo, seconda passiamo, semifinali passiamo, arriviamo in finale. Là mi sono cagato sotto e mi sono andato a comprare tutto nuovo. Mia zia mi regalò l'abito, sono andato e mi sono comprato abito, camicia, cravatta, la pochette, le scarpe nuove, tutto, mi sono fatto tutto, e sono andato al campionato e là sono uscito secondo dietro Fabian Penalta e Natascia Poveracco. Dopodiché sono usciti un sacco di situazioni. Io in quel momento avevo fatto gli ultimi 2 mesi alla scuola di Carlo Scopelo, e qua Sì. avevo fatto amicizia anche con Robert Duval, e, Mm, e che dopo ha iniziato a studiare pure con me per un tempo, e quindi Copelo mi dice: no, perché qui tu devi lavorare. E niente, ho cominciato a fare qualche cosetta con il tango. Lui mi chiede di insegnare a scuola sua, io le dico di no, perché non ero pronto, non ero preparato, sebbene erano già 13 anni che ballavo tango, e non mi sentivo per niente pronto a insegnare. Le dico: guarda, io vengo a insegnare da te con una sola condizione: il primo anno lo faccio come tuo assistente, imparo il mestiere, mi prendo anche un anno per andare a fare lezioni con dei maestri che mi insegnano a fare il maestro e non a fare l'allievo, perché saper mm, insegnare non significa saper insegnare. Ho esatto. studiato pedagogia, mi sono messo a leggere un po' di più, mi sono messo a studiare un po' diversamente, a capire quello che io facevo per arrivare dove arrivavo, e dopo un anno mi sono messo a insegnare la scuola di Carlo Copelo. E da là, dall'insegnare, dal fare, e quando ho cominciato a sentire, già avevo sempre meno tempo per l'università, non facevo un cavolo, e quindi ho deciso di lasciare, pensando che era: mi prendo un anno sabbatico, faccio un po' il ballerino, mi diverto un po' e dopo un anno torno. E dopo non tornai, perché Ciaone. da Carlo Copelo, dopo iniziai a lavorare pure di sera al Caffè Tortoni con Flavio Catuara, e dal Caffè Tortoni dopo 6 mesi sono entrato a China Carlo Gardel, e della China Carlo Gardel a Tango Portegno, e dopo 6 mesi di Tango Portegno sono andato a Forever Tango, e dopo Forever Tango già ne ho passati già 2 anni e qualcosa. Dico: ah, bene, è il momento di tornare al mio, e là mi esce un'opportunità. Mi chiamano Luna Palacios per un lato e Giovanna Di Vincenzo. Luna mi dice: guarda, io ho un lavoro da fare a Milano, da Achille, e, Mhm, e ho un festival a Barletta, che è la città dove vivo adesso per caso, sì. e,
E Giovanna mi dice: io ho il festival di Londra, il London Tango River, un festival che credo che non si fa più, e perché non vieni? Io dico: vabbè, vengo, mi faccio un mese di lavoro, ritorno e vediamo che succede. E dopo è stato Achille il colpevole di che io rimanga, perché Achille mi ricordo che quasi finendo quello che era il mio mese di lavoro mi dice: guarda, tu devi rimanere qua, perché tu avrai successo, ti devi far conoscere, devi girare, io ti posso aiutare, però tu devi rimanere, usa questi soldi che hai guadagnato per mantenerti, io ti do la casa. E veramente Achille con me è stato un padre in questo senso, perché mi ha dato sempre l'appartamento, non ho pagato mai un'utenza, mi ha accompagnato dappertutto, e quindi per quello io sono stato per moltissimi anni riconoscente con Achille. Infatti non ho mai lavorato, anche dopo molto tempo non lavorare più insieme ad Aki, perché loro si dedicano più a altre cose, e comunque non ho mai lavorato a Milano per questo rispetto di riconoscenza a chi è stato chi mi ha aperto le porte d'Italia, no? Lasciandomi Sì. l'opportunità di farmi conoscere qua. E alla fine una tournée che doveva essere un mese è durata tipo 4, e da là in poi niente, l'università mai più, e dopo Ciao, la certo. carriera. Dopo un anno che io facevo, dopo 2 tournée di 3-4 mesi ognuna che ho fatto con Luna, mi ha chiamato Alejandra. eh, Ok, Aone, che prima di entrare a questa altra etapa della tua vita, utilizzando anche questa domanda che fa, te la faccio vedere adesso, Leonardo di Molfetta, Leonardo prima. fa sempre queste domande, non so chi sarà, però sempre fa domande. Ehm, allora, prima avevi detto che ti eri stufato, ti eri indisposto un po' con una situazione che è successo in un spettacolo. Sì. Potresti dire qualcosa al rispetto? Sì, sì, era uno spettacolo che si faceva inizialmente nei teatro dei municipi, in quale l'orchestra era un trio o a volte un quintetto, dipendendo quanti soldi metteva il municipio, che il direttore era Mario Marmo, e ballavamo due coppie, Enrique Valeria, Enrique Simone e Valeria Alvarez. Valeria continua a essere ballerina, Enrique credo che meno, ma dopo sono stati pure i miei maestri, e ballavo io. Mm. Dopodiché questo spettacolo non si guadagnava un cazzo, scusate il francesismo, ma non si guadagnava niente. No, io anche sto imparando il francese, allora vai tranquillo. Va bene, va bene. E quindi lavoravamo tanto, ma per niente, lo facciamo veramente perché ci piaceva. Dopodiché il produttore ha avuto il contratto con una catena dei bingo, non so, di casinò, di giochi di sala, Sì. che in Argentina si chiama bingo, e sono questi Mm. sale dove si gioca a bingo, tante altre slot machine e tante cose. E ha il contratto con questi, ha un contratto per andare in Spagna per lavorare, ma il problema è che io ero minorenne, e quindi come ero minorenne loro non si volevano prendere la responsabilità di che io viaggiasse con loro, e quindi decidono di portare un'altra coppia. E io mi incazzai come una bestia e dico: scusa, per 2 anni, perché io non mi prendevo soldi, perché stavo qua, io ho sostenuto il progetto, ho fatto di tutto, l'unica volta che c'è una cosa interessante da fare, c'è soldi, mi cagate? Ma va a cagare tutti voi. E dopodiché niente, per quello mi sono indisposto abbastanza, e ho lasciato per un tempo di prepararmi, di studiare da fare. La milonga del tutto non l'ho lasciata mai, andavo ogni tanto in milonga, e dopo c'era questo spazio alla città mia dove ho conosciuto dopo Neri che frequentavo. Sì, senti, adesso passo alla domanda di Leonardo. Io in teoria faccio le domande con un filo, però se arrivano delle domande dei ragazzi sconvolgono tutti, sti cazzi. E Leonardo disse, leggete tutti? Maestro, ci sono mai stati dei momenti in cui hai detto basta, mi sono scocciato, voglio prendere una pausa del tango e avere stimoli nuovi. Mi rendo conto che dopo di oltre 25 anni di stimoli possono scemare. Penso sia naturale in tutti i lavori o hobby. Se sì, come hai superato quei momenti? Guarda, il problema è che qua dobbiamo separare molto bene.
due cose, che uno è l'ambito professionale e l'altro è l'ambito personale. Io personalmente del tango non mi sono né mai scocciato né annoiato né assolutamente nulla. Del tango, dell'ambiente dei tangheri, dell'ambiente dei ballerini, sì, ma più di una volta. E tante volte dico basta, mi avete rotto i coglioni, non voglio sapere più niente. Tra l'altro mi succede quasi sempre che apro Facebook, dopo 3 o 4 sguardi sulle bacheche generali, vedo delle cose che voi umani e dico, beh, veramente, guarda, sai che c'è, ma torno a mettermi un tabacchi, vado a lavorare, non so, a qualunque parte. Ma quindi dell'ambiente del tango sì, mi sono scocciato varie volte e dopo diverse cose mi hanno fatto ritornare. E del tango in sé no, del tango in sé no, il tango no, perché a volte magari sono meno stimolato dal ballo, ma sono più stimolato dalla musica o dalla ricerca culturale o storica o della poesia, quindi no, il tango non mi ha annoiato né scocciato mai. E l'ambiente sì, tra l'altro da poco fa, con tutto questo inizio della pandemia, la quarantena e il casino vario, stavo veramente molto molto depreso, avevo anche valutato la possibilità di andarmene in Argentina e grazie a alcune amicizie chiedere un lavoro al comune e dire vabbè niente, vado a lavorare un lavoro normale e faccio il ballerino, non lo so, basta il ballerino, tornerò a essere solo un utente del tango e è finita qua la mia carriera perché questo è molto difficile. E dopo ci stanno delle cose che ti fanno, c'è stato un gesto meraviglioso dei miei allievi che io non ho saputo niente, ho saputo solo a cose fatte, dove si sono messi tutti loro d'accordo per mettere le quote della scuola e sostenermi economicamente a me e alla scuola in quanto alle loro possibilità. E per me, al di là dei soldi che hanno aiutato ovviamente, ma al di là di questo è stato il gesto, il sentire che per qualcuno contavo e che per qualcuno io sì facevo la differenza. E quindi se c'è una persona per la quale tu fai la differenza, quello è lo stimolo sufficiente per continuare a farlo sempre con più voglia. Quindi queste sono le cose che magari mi hanno fatto uscire da dei momenti dove sentivo che mollavo. Però del tango, no, del tango non mi sono né mai stancato, né mai scocciato, né mai annoiato. Il tango è mio, e sono io sono il tango è Aoni, che ne so, non potrei parlare di me stesso senza parlare di tango, assolutamente. Senti, Aoniken, tu hai detto, adesso hai detto, del tango non mi sono stufato mai, anzi mi piace fare ricerca anche sulla musica, sulla poesia, su altre facette del tango, no? Facce del tango. Adesso questo lo aggiungo io. Tu sei molto giovane e adesso capisco anche la tua forma mentis perché hai fatto dei studi di giurisprudenza, ma tu sei effettivamente il tango inerente a te. Y a questo punto tu sei un promotore culturale de la cultura del tuo paese, in questo caso, Mhm. y no nos puedes hacer esa mierda de dejar el tango. Sì, sì, io È vero che questa è una frase molto bella, per amor del cielo, dopo tu avrai le tue ragioni, ma sì. sempre pensa che, che non è sufficiente avere bravi ballerini o essere bravo ballerino per promuovere una cultura. Ti dico io che mi piace il tango, sono innamorato del tango, sono straniero e mi approccio al tango, apprezzo tanto i ballerini, i maestri che riescono a comunicare di questo modo. C'è tutto, per amor del cielo, ma non è facile trovarlo. Sì, a Pensaci. volte, a volte uno si senti come abbattuto perché guardando l'andamento generale di come stanno le cose nel nostro ambiente, uno a volte dice ma vale ancora la pena? Perché vedi che le cose vanno in una direzione così
io lo guardo e a volte mi metto come di fianco e vedo che andiamo diretto allo scontro contro il muro e a volte questo ti fa battere un po'. Dopodiché escono delle persone che tu dici, wow, ti fanno rivivere, ti fanno rinascere con le loro voglie, con la loro curiosità, con sentire che uno può fare la differenza, che uno... E non è facile stare nella testa di un ballerino. Per la gente noi abbiamo un lavoro, questo Julio tu lo sai benissimo, per la gente noi abbiamo un lavoro fantastico, ce la passiamo divertendoci, viaggiando per il mondo, facendo tutte le cose belle. E quello che semplicemente non capiscono è che mentre loro si vanno a divertire, noi stiamo lavorando. E la maggior parte della gente non capisce che il nostro è un lavoro. Pensano, che fanno delle fantasie pensando che noi guadagniamo chissà che. Già là tengono delle fantasie assurde su quello che veramente noi guadagniamo o meno. Anche perché non sanno che noi dobbiamo dividere il nostro stipendio in 12 mesi. Abbiamo 4 mesi l'anno dove le scuole sono chiuse e le nostre scuole sono estese. Quindi c'è un po' una fantasia su questa cosa, soprattutto su quanto sia bello. A volte mi dicono, ah, però tu viaggi tutto il tempo. Io dico, guarda, io ti voglio vedere a te. Se per andare a lavori come in Cina, io per andare 14 giorni in Cina ho passato 2 giorni interi dentro l'aeroporto. Dentro l'aeroporto, senza contare i giorni d'aereo. Se conto il giorno d'aereo, arrivo a 3 giorni e mezzo della mia vita passati tra un aeroporto e un aereo. Quindi è molto bello viaggiare, ma sai quante città ci sono che conosco l'aeroporto? Il taxi, l'autostrada e l'hotel. Esatto. E niente più, perché non ho avuto manco un minuto per poter uscire dall'hotel e fare. Quindi non è un lavoro facilissimo, è un lavoro che se perdi la bussola del perché lo stai facendo, se perdi il tuo sud, perché non mi piace il tuo nord sempre, se io perdo il mio sud del perché faccio le cose, cavolo, se diventa difficile perché altrimenti quando perdo quelle stimolo, quando perdo quella cosa, rimane solo la parte del lavoro, la parte commerciale, la parte dei soldi e quindi mi sento quasi un mercenario e là mi sento sporco e è là dove voglio lasciare. Perché se il tango per me, se il lavoro del tango, non il tango, se il mio lavoro del tango diventasse solo una mera questione commerciale, quindi quello che faccio, guadagno per vivere, se diventa solo questo lo lascio. Lo lascio perché quello sì per me sarebbe, e potrà suonare super cliché quello che dico, ma quello per me sarebbe veramente tradire quello che sono state le mie radici. Mi fa piacerissimo lavorare col tango, ma lo devo fare con questa passione, con questa voglia e con questo spirito di promozione culturale e storica della mia terra. Se quello lo perdo e diventa solo una questione economica, no grazie. Preferisco fare l'avvocato. Ti capisco. Senti, abbiamo una domanda di ciao Pasquale, ciao Barbara, ciao Antonella, ti salutano un sacco di gente. Abbiamo una domanda della mitica Trigari. Secondo te cosa serve per insegnare bene tango? Quando un ballerino può insegnare tango? Si vuole. Guarda, innanzitutto non credo che sia necessario che sia un ballerino. Ballare bene non significa saper insegnare e saper insegnare non significa ballare bene. Uno dei maestri di danza classica più scarsi nell'istoria è stato Baryshnikov e come ballerino più probabilmente è il più bravo dell'istoria. E chiunque ha fatto lezione di danza con lui diceva era non scarso, un po' peggio. Sì. Quindi essere uno dei migliori o il migliore ballerino al mondo non garantisce che tu seppa fare lezioni. Per insegnare, innanzitutto, devi avere qualcosa da insegnare. Innanzitutto devi avere qualcosa da insegnare. Devi avere molto tempo passato dentro di quello che stai facendo. Devi avere esperienza. Devi aver vissuto le cose molte volte. Altrimenti non sai come risolverle. Se tu la situazione di conflitto, la crisi, che sia nel ballo, nella forma, nell'abbraccio, nella tecnica, in quello che sia, nel momento di crisi lo hai vissuto probabilmente una sola volta per te e lo hai risolto velocemente, non lo hai più vissuto, non hai come spiegarlo.
hai bisogno di rivivere la situazione molte volte. Per quello credo che la prima cosa che ci sia, che un maestro abbia bisogno sia tempo. Tempo e studio vero. Per insegnare a ballare non hai bisogno di saper ballare tu, hai bisogno di saper come funziona. Oggi un maestro non può prescindere di biomeccanica, anatomia, musica. E musica non significa fare la puttanata di metterti in una spiaggia con il ditino a fare così e a marcare solo tempo forte e credere che con questo sei musicale. Non basta con sapere qual è il tempo forte e qual è il tempo debole. Bisogna andare a studiare il solfeggio, bisogna capire la differenza tra un 2/4 e un 4/4, capire le differenze di accentuazione, capire la differenza tra un'orchestra e l'altra. Bisogna studiare, non bisogna unicamente avere un orecchio musicale proprio che ti aiuta e ti è naturale e ti permette di giocare con la musica come vuoi tu. Per insegnare musica hai bisogno di studiare musica, non di saperla interpretare. Sono due cose diverse. Non puoi prescindere dalla biomeccanica, non puoi prescindere dell'anatomia, perché fai male. Se ancora oggi c'è un coglione che ti dice che il tango si balla con il bacino cucchiaio in mezza punta e con i gomiti indietro, e cavolo, il corpo tuo sta completamente disorganizzato, ti fai male. La mezza punta, se non sta allenata con le muscolature della gamba e del piede, ti creano dei problemi come displasia delle ossa metacarpiane. Quindi non puoi insegnare una cosa che non sai. Devi studiare il perché di ogni cosa. Al di là dopo delle stile che vuoi insegnare, della forma tua che vuoi insegnare. Non parlo dei stili. Infatti un maestro non dovrebbe mai insegnare un stile. Il maestro dovrebbe solo dare gli strumenti perché quella persona là trovassi la sua forma di ballare. Io devo essere super partes alla questione dei stili, perché altrimenti non voglio allievi, voglio seguaci. È molto diverso. Io non voglio dei seguaci, io non voglio delle persone che copiano me, che vogliono fare come faccio io. Io voglio delle persone che vogliono fare come fanno loro. E io le do gli strumenti necessari per capire come funziona il loro corpo, come funzionano le strutture musicali del tango, come funzionano i diversi momenti di storia del tango, del perché di ogni cosa che loro abbiano un bagaglio culturale, storico, di conoscenza del movimento, della musica, della storia e dei momenti storici del ballo che gli permetta di creare una loro storia al momento di ballare. Quindi credo che quello che ha bisogno un maestro soprattutto è di studiare, non di fare finta di studiare, non di prendere due cosette dette così e le prendiamo e le ripetiamo. Questo è secondo il problema più grande che c'è oggi nell'insegnamento. C'è un sacco di gente che dice un sacco di cagate, ben fatte, con un grande marketing, con una grandissima forma di comunicazione e che passano come cose che sono vere. Il problema sta di un lato e dell'altro, di tutte e due le parti. E il problema sta che oggi il grande problema degli allievi è che vogliono le cose facili. E non solo perché vogliono tutto risolto, perché non se ne mettono neanche nel problema di investigare e di sapere se quello che sta dicendo quella persona là è valido o meno. Perché oggi basterebbe con una ricerca in Google per capire se quello che sta dicendo il mio maestro di turno è una puttanata o ha un senso di validità. Assolutamente, assolutamente. Ma senti, io concordo assolutamente adesso che hai aggiunto che generalmente oggi le persone non hanno molta voglia non hanno molta volontà di sacrificio, ma tu pensi che il maestro, anche ti sei riferito prima a gente che comunicava molto bene, pensi che il maestro può trovare delle strategie per spingere un po' anche a queste persone che non hanno molta voglia di sacrificarsi? Guarda, io credo che il maestro deve trovare le strategie per spingere a queste persone, e altrimenti deve trovare le strategie per allontanarli. E l'altro giorno io ho fatto una domanda stronza
quando stavi facendo la diretta con Fiorella. Sì, le ho apprezzato. se era il maestro a scegliere gli allievi o gli allievi a scegliere il maestro. E io non sono stato d'accordo in quel momento con le risposte, perché io considero, almeno per me, che è il maestro quello che sceglie gli allievi, ma non perché io vada a dire tu sì, tu no, tu sì, tu no, sino che per la forma mentis e per il tipo di lezione che io faccio, chi non è veramente interessato al tango, chi viene solo per cazzeggiare un po', se ne va. Se ne va, è un filtro. E in un'epoca, quando io ero piccolo e iniziavo a ballare tango, i maestri stavano pieni di filtri. Questa cosa che il mio maestro mi faceva camminare come un coglione durante 1 ora e mezza su una linea era un esercizio valido, ma anche era un filtro. Perché se io potevo resistere a quella tortura che era non poter fare altro che camminare su una linea dove è noioso, dove è un momento che è troppo alienante e ripetitivo, se io resistivo a quella cosa era perché veramente lo volevo. E quindi dopo un po' tu ti guadagnavi la fiducia del maestro e lui ti faceva parte della sua famiglia del tango. Oggi la fiducia si pensa che si conquista con la 50 o 60 euro del mensile. E non è così, quello è l'errore, per quello stiamo come stiamo. Perché oggi l'allievo non ha altro che pagare la quota per essere già parte di qualcosa e sentirsi con il diritto di chiedere e pretendere, quando non dovrebbe essere così. Tu devi guadagnarti la fiducia del maestro, sei un vero maestro, con insistenza, con caparbietà, con lavoro duro, col sudore, con la ripetizione. E il maestro deve essere questo, deve lavorare di questa maniera per creare gli stimoli e quindi spingere le persone alla ricerca, ad andare, e altrimenti li dobbiamo allontanare perché non ci fanno bene come ambiente. E il tango è di tutti, ma non è per tutti. Non è per tutti, non tutti sono in grado di ballare tango, perché non tutti sono in grado di fare pace con se stessi, non tutti sono in grado di mostrare la loro propria anima a un'altra persona in un abbraccio sincero. Quindi chi nel tango non sta perché lo ama, perché lo sente così suo e così interno, non dovrebbe esserci, semplicemente non dovrebbe esserci. Senti, vado un attimino alla parte tua de ballerino, che sei rimasto lì prima che ti chiamasse Alessandra. Alejandra, scusami. A questo punto mi avevi detto che avevi fatto proprio il mestiere di ballerino in casa de tango. Ho capito bene? Sì, Ok. Ma in realtà la maggior parte di noi stranieri ti conosciamo per il lavoro in coppia dopo, no? Io vorrei che tu mi facessi capire la differenza per te fra quelli due posti, cioè ballare in compagnia e ballare in coppia da solo. Come sono le dinamiche? Qual è la differenza? Innanzitutto c'è una cosa. Nel palcoscenico tu lavori per gente che non sa ballare, che non sa di tango e che arriva con delle aspettative preimposte, con delle idee, e tu devi più o meno provare a farli entrare in un mondo tutto tuo, quindi devi preparare una coreografia che permetta loro soddisfare la loro aspettativa, ma anche che permetta a te raccontare un poco di chi sei, no? E quindi devi mettere, però nel palco c'è una specie di muro, quelle luci in fronte sono una specie di muro, nel palco tu devi, non guardi il pubblico, non interagisci la maggior parte del tempo con loro, stai tu là e loro ti stanno guardando e sono una specie di guardoni, no? Di pocher del tango, e quindi tu stai solo sul palco, una cosa molto molto diversa. C'è una magia fantastica, il teatro c'è una magia fantastica, c'è qualche cosa di unico ed è speciale. Non la Casa del Tango, la Casa del Tango è più un lavoro che altro, un lavoro d'ufficio, perché la maggior parte delle volte lavori per
delle persone che sono state tutta la giornata a passeggiare per Buenos Aires, che hanno cominciato a mangiare alle 8:30, se sono ubriacati, se sono giapponesi per le 10 già stanno dormendo in sala, e se sono stanno così ubriachi che applaudono qualunque cagata tu faccia, soprattutto se la tua compagna c'ha la spaccatura un po' alta, no? C'ha lo spacco alto e si fa casino. Quindi è diverso di Casa del Tango. Casa del Tango più il lavoro d'ufficio, lo spettacolo, la compagnia è un'altra cosa. E è meraviglioso, ma crea quella distanza. Invece il lavoro è un'esibizione. Io in esibizione ho sempre fatto improvvisazione. Questo anche prima perché mi piace, e secondo perché sostengo che sia una questione di onestà. Non dico che non si può fare coreografia in pista, si può fare, ma non puoi fare solo coreografia, perché altrimenti, cavolo, ti passi la vita insegnando che se devi improvvisare, che devi imparare a guidare, che devi imparare a fare, e dopo ti metti, quando ti tocca ballare a te, devi dimostrare, ti metti a fare coreo. Che cazzo, no? Però a me piace improvvisare, ma l'improvvisare significa quindi una connessione diretta con ognuna delle persone che c'è in pista. Quindi quando io ballo in pista non ballo mai da solo, ballo io con tutte le 100, 150, 200, quelle che ci siano che stanno in pista con me. Quelli seduti là, e l'energia per quello un'esibizione cambia dall'altra, l'energia della gente, la sensazione, il calore, tutto ti cambia. Ballare in pista è una delle cose più belle della umanità. Io credo che una persona non deve morire senza sentire quella cosa là. È veramente meraviglioso, è veramente meraviglioso, no? Per me credo che non c'è niente più bello di quello. Niente, veramente. A me l'esibizione in pista, quelle serate che ti vanno bene, sono delle cose orgasmiche. Senti, adesso che stavo parlando dell'esibizione in pista, Aone, che già mi hai detto un po' come ti vivi il pre-esibizione dal punto di vista di stato animico. Guarda, molte persone al mondo devono essere così cagasotto come me in quel momento. Io, guarda. No, non si direbbe. Ti giuro, guarda, per i miei figli, io prima dell'esibizione comincio che mi sudano le mani, comincio a sentire che devo andare in bagno, sì, a fare 1, 2 o tutte e due, e sento che mi viene da vomitare, comincio a stare nervoso. Se qualcuno mi spia mentre sto facendo, vedete che sto con le gambe a fare così tutto il tempo per scaricare i nervi. Mi sento nervoso, sento che mi tremano le gambe, sento che uscirò e non mi ricorderò niente, che non saprò ballare, che non saprò fare. Guarda, di tutto mi viene in quel momento, al punto tale che l'unica cosa che mi calma è prendere le mani della mia compagna, la maggior parte delle volte è stata Alejandra, prendere Alejandra e cominciare a pregare. Mi faccio un Padre Nostro e un'Ave Maria e gli chiedo Dio per favore di aiutarmi in quel momento, mi devi aiutare, ti prego Dio, ti giuro che non lo so, da lunedì faccio dieta, non dico più bestemmie, non lo so, faccio qualcosa, ma in quel momento me devi aiutare. Pausa, 74 minuti di applauso per Aone. Bellissimo. Generalmente mi passa dopo i primi 4-5 secondi di brano. Una volta che mi abbraccio e che comincio, quasi che mi dimentico, e là me lo comincio a godere. Là è il momento che comincio a godermi la situazione, e i sorrisi, gli occhi delle persone che guardano, l'energia, la mia compagna, tutto succede là. Senti, meraviglioso questa cosa, in spagnolo si dice nel mondo sportivo, questo stato si chiama pre-arranque, no? Che è il momento prima di una performance che è molto impegnativo. Ragazzi, adesso questa domanda non è una domanda, è soltanto un commento. Aoneken, che è un ballerino, voi lo conoscete, Celso, che ha più di 20 anni di tango. Vedete lo stato che lui ha descritto adesso, no? E dopo, ma quello se le capita a lui, pensa tu, te, a tutti gli altri. Cioè, siamo, in francese si dice, nella merda. Siamo nella merda prima di fare un'esibizione, no? E dopo ci sono tante persone, ciao,
E dopo ci sono tante persone che non è che lui arriva a fare un'esibizione e basta, c'è stato un lavoro dietro di un'esibizione, un lavoro da anni. E dopo ti trovi in Milonga, nel caso Heineken no, perché ormai cioè, diciamo che a questo punto potresti fare anche qualunque cosa che tutto va bene, ma c'è tanta gente a criticare, occhio, è giusto, a criticare senza analisi e senza conoscenze. Cioè spesso capita una cosa bruttissima che arriva nella milonga, c'è un'esibizione, se qualunque persona sia, no? E ci sono delle persone che fanno delle critiche gratis, così semplice. È vero che fare delle critiche fa sentire meglio a chi la fa, per amor del cielo. Ma non è bellissima la situazione, cioè è un mestiere, non è che stai scherzando. No, io credo che qua si sbaglia spesso tanto, perché se l'esibizione è stata fatta con rispetto, se l'esibizione è stata fatta con rispetto e quindi vedo. Definimi una definizione con rispetto. Perché il rispetto ad un'esibizione ha a che fare con tutto, come sei vestito, come ti sei preparato, se sei in grado o meno di fare un'esibizione, perché per carità, una cosa che a me non piace è le stile, un'altra cosa che prima che oggi un po' è cambiato tutto, in un'epoca si faceva esibizione solo quando avevi qualcosa da mostrare, oggi si fa un'esibizione quasi tutto il tempo, quasi quotidiano, ma se un ballerino professionista uno deve rispettare gli anni passati per fare questo. Magari a te non piace, magari a te ti sembra una cagata, magari a te non è il tuo gusto personale, ma questo non significa che tu possa andare là e criticarlo, perché è sempre una persona che si sta esponendo. Quindi io considero la critica giusta unicamente nel momento che sento che il tipo che sta facendo l'esibizione mi manca del rispetto, perché è ubriaco, perché è strafatto, perché non è vestito adattamente, perché se lo sta prendendo a gioco. A me quello che mi fa incazzare, perché vuol dire che tu ti prendi gioco del mio mondo Mm. e la milonga. Se tu vieni, ti metti là, ci fermiamo tutti per guardarti con rispetto, con attenzione, devi rispettare quella cosa. Quindi non puoi essere ubriaco, non puoi essere strafatto, non puoi essere vestito come se vai al supermercato. Queste cose sì mi fanno incavolare seriamente e sono tosto su quello. Ma il resto, perché a me non piace quello che fa uno, cavolo, è una questione di gusti puri, ma uno deve rispettare. E oggi si critica molto spesso per qualunque cosa, tra l'altro con delle credenziali invalide, no? Del tipo, no, perché in questa selezione secondo me ha sbagliato. Ma che cazzo sì, ma che cavolo, voglio dire, no? Ma non ti è Sì. piaciuto? Basta, non fare. Prima che oggi c'è come una necessità del mondo intero, ma parliamo del tanghero che è il nostro, c'è una necessità dell'esporre la propria, il proprio disaccordo, no? Sì, sì, sì. Che sono d'accordo, che mi piace, e stiamo tutti là a vedere quanto sono in disaccordo con quello che dice un altro, con quello che pensa un altro, come se il dissenso fosse la cosa bella di tutto questo, quando dovrebbe essere all'inversa. Esatto, esatto. Senti, prendo una domanda qua che non so adesso chi l'ha fatto, ma diceva, cosa pensi degli stranieri che dedicano la vita al tango? Quindi per gli stranieri comporti a quelli che non sono Argentini, argentini. credo. Bene, Sì. guarda, io li ammiro profondamente, ma come ammiro pure gli argentini che si dedicano al tango. Non è che perché sei argentino e ti dedichi al tango hai un valore in più o in meno che qualunque altra persona. A me chiunque ami il tango e chiunque dedica la sua vita alla ricerca e alla conoscenza del tango merita tutto il mio rispetto e tutta la mia attenzione e tutta la mia ammirazione. Ah, ok, la domanda era di Vittor Madis. Ciao Vittor. Aoneken, adesso che siamo nella questione della milonga, ehm, senti, alla fine ci sono, grazie al cielo, e il tango è diventato extra internazionale, no? Qualcuno, sì. Ehm, i-
per te questa internazionalità fa anche che, allora, la frase la dico in spagnolo perché il concetto non lo conosco, lo che trascultura cambia. Ok. Cioè, aspetta un attimino, dico, il concetto era, ragazzi, che qualunque evento, sistema, processo culturale che cambia di posto, generalmente si abitua un po' al posto dove è. Vorrei capire, Aunica, tu come la vedi? Guarda, in questo caso specifico del tango, questo ha un'accezione un po' diversa, no? Perché il tango nasce da questo. Il tango nasce dalla trasculturalità, no? Nasce da questo mix di culture e forme di pensare, sentire, amare, ballare e fare di diverse culture, perché nasce da un poco dal flamenco, un poco dal mandolino napoletano, un poco dall'afro, un poco dall'habanera, un poco Latino America, un poco dal folklore spagnolo, quindi un po' si mescola tutto in mezzo e che dà origine alla milonga e posteriormente al tango. Se andiamo col tema della milonga, arriviamo pure alla musica balcanica, quindi perché il 3-3-2 è un ritmo che si usava pure nei Balcani, si usa pure in Israele, e l'Havanaila c'ha un ritmo molto molto simile a quello che sono le milonghe più primitive. Quindi alla fine il tango nasce da tutto questo. Io credo che quello che le dà oggi al tango l'idea di appartenere un po' a ognuno è arricchirlo, assolutamente lo arricchisce, sempre quando sia fatto con rispetto, sempre quando sia fatto con le dovute precauzioni, perché il problema è, una cosa è arricchire una cultura, un ballo, un'istoria da quello che è la mia idiosincrasia popolare. Un'altra cosa è stravolgerlo e quindi là diventa più complesso, dovremmo andare a analizzare punto per punto. Ma a me tendenzialmente è arricchimento si dice? Sì, è l'arricchimento del tango attraverso delle culture che lo abitano oggi, a me mi fa generalmente molto piacere. Devo dire che a me una delle cose più belle che ho visto parlando questo, no, di come si arricchisce il tango, c'è una coppia di ballerini colombiani che sono Oscar e Vicky, vivono in Germania, adesso a Nuremberg, che loro fanno una milonga che la fanno un po' candombe e la fanno un po' cumbia. Cavolo, è una cosa non meravigliosa, di più della meraviglia. Quindi vedi, beh, tu Julio, tu quando metti questa cosa cubana che c'hai dentro in alcuni è una cosa meravigliosa, questo non fa altro che arricchire la cultura e la storia del tango, è meraviglioso, per me è meraviglioso. Senti, prendo questa domanda di Antonella Carminati. Ma se i maestri e allievi si scelgono, poi non diventa riduttivo per la crescita di chi deve imparare, restare con un solo insegnante? Ma io non ho detto che devi stare con un solo insegnante, mica te devi scegliere solo uno e mica uno solo ti può scegliere. Io credo che i maestri danno un po' come le amicizie, no? Non è che il punto e il riferimento, io ho avuto il mio maestro per molti anni, dopo per me è rimasto un punto di riferimento. Ho studiato con tutti quelli che ho potuto e che sostenevo che nel momento sia giusto. Quello che succede è che dobbiamo andare per parti, ci saranno momenti nella tua vita tanghera che hai bisogno di mantenere una sola linea e momenti nel quale hai bisogno di arricchirti con tutte le altre esperienze possibili. Certo che se tu mi dici io sono una principiante, ballo da 2 o 3 anni e faccio lezione con 5 maestri diversi, molto probabilmente non capisci una mazza. Ma Certo. se balli già da 5-6 anni seriamente con uno che hai lavorato e hai creato delle basi molto solide, e quindi è il momento di sperimentare e andare a cercare tutto quello che può arricchirti. Il problema oggi è che è un po' mescolato tutto questo, a quello mi riferivo anche prima quando parlavo dei maestri. Io credo che uno deve avere una guida molto, molto forte, molto seria e che deve durare i primi anni, perché altrimenti non riesce a consolidare le basi, no? Perché si confonde anche molte volte, diciamo le stesse cose. Io conosco dei colleghi, a volte sai come capita, no? Che gli allievi dicono no perché io ho studiato con tal maestro e mi ha detto questa cosa
E io conosco quel maestro e so che quella cosa non l'ha vista. Probabilmente lui ha detto un'altra cosa e è la nostra percezione che ci ha fatto cambiare. Quindi quello è importante, mantenere una base solida. Dopodiché, no, assolutamente non è che devi andare con un solo maestro per tutta la vita, assolutamente no, anzi, al contrario, arrivato a un determinato punto devi sperimentare quanto più cose possibili per trovare chi sei tu in questo mondo. Senti, pregunta de Diego. Ciao Diego. Sapevo che Diego doveva rompere il cacchio, sì. ¿Piensas que se desvirtuó el ex civil? Ah, eso es español. ¿Piensas que se desvirtuó en el civil, en la milonga, porque Diego quiere che si sia disvirtuato la situazione dell'esibizione in milonga? Per quale ragione? Eh sì, un po' si è perso il valore di esibirti una milonga, perché è diventato di dominio pubblico. Oggi si esibiscono in milonga tutti, a qualunque tempo, di qualunque maniera. Se riempiono le serate di esibizioni, la maggior parte è fatta un po' a cavolo. Innanzitutto perché l'esibizione deve avere un certo valore e fermarci tutti per vedere una persona, quella persona deve avere qualcosa di molto interessante per raccontarci. E se deve dare tempo, oggi quello che parlavamo prima, Julio, Sì. tempo, oggi tutto si fa molto velocemente, si impara veloce, si insegna veloce, si balla veloce, si passa veloce, tutte stelle cadenti. Coppie che arrivano, fanno un campionato a Buenos Aires, vincono un campionato di sto cacchio, arrivano qua, campioni, dopo un anno non si ricordano manco, deve entrare a casa sua con la carta d'identità perché manco la madre sa chi cazzo è. Però per quell'anno hanno rotto i coglioni dappertutto. Questo succede, purtroppo, c'è questa fretta di tutto. Questa cosa di che se io organizzo milonga, subito devo fare esibire a tutti. Ma perché? Perché? L'esibizione è qualcosa che ti devi guadagnare, qualcosa che deve essere pensato. No, va bene, c'è un maestro, un certo calibro che va e balla in milonga perché... e quindi non si perde il senso. Oggi è troppo facile tutto, ma attenzione, questo non è successo in Europa. I primi problemi di questo li hanno fatto i coglioni in Argentina, quando hanno cominciato a prendersi i soldi degli stranieri per farli ballare in milonga. E io sono testimone di una conversazione senza volerlo, perché io stavo in bagno, io ho sentito tutto da dentro il gabinetto, ho sentito tutta la conversazione di un organizzatore di milonga a una coppia di ragazzi italiani dove l'organizzatore argentino gli chiedeva 500 euro e con questo li faceva il manifesto, li faceva esibire e le preparava il video per pubblicarlo. E la Madonna. E questo succede un sacco, quindi i primi che hanno desvirtuato, i primi che hanno creato un casino con questo siamo stati purtroppo in Argentina. E questo, come tutto, la piramide, sai com'è? Il pesce puzza dalla testa. Sì. Ti saluta un sacco di gente, Rosana, Fabio Pinciroli, ciao Fabio. E ti saluta Gianina Ramuspue e ti saluta Ottavio. Gianni, non trovo mai le tue dirette, voglio ascoltarti un po'. un sacco di pubblicare foto di asado che per me in questo momento è pornografia pura. Ti prego. Ti saluta un sacco di gente. Senti, adesso che stai parlando del campionato, Sì. è il campionato, Onek. Io ho parlato del campionato perché se no mi mettono sempre con che io sono il contracampionato. Io ho parlato dei campionati, ci stanno campionati dappertutto oggi. Sì, assolutamente. No, io voglio capire, allora, premesso che questi sono dati, fatti. Allora, premesso che la storia dei campionati legato ai balli popolari è storica. Anche aggiungo che effettivamente dopo la creazione del campionato della città e del mondiale c'è stato un boom nell'estraniero ancora di più con la questione del campionato di Buenos Aires. Tu cosa pensi dei campionati in generale?
Guarda, il problema non è il campionato, il problema è chi fa il campionato. Come il problema non è la politica, sino i politici. Il campionato è stata una bellissima cosa organizzata in primis per Gachi Fernandez e Juan Manuel Fernandez. Juan Manuel. È un campionato dell'AMTA, dell'Associazione dei Maestri, Ballerini e Coreografi e Tango Argentino. E si organizza privatamente. Si organizza il primo campionato e il secondo. Al terzo campionato la città comincia a essere sponsor di questo campionato e là le cose cominciano a cambiare. All'inizio loro solo mettevano dei soldi per farlo un po' più grande, era bello. Il problema è che dopo un po' il governo Macri in quel momento decide attraverso alcuni personaggi che lavoravano per festivali della città di Buenos Aires di essere non uno sponsor o qualcosa che aiutava il campionato, sino essere loro a organizzarlo, che al momento che questo si trasferisce alla Rural e non si fa più nei quartieri, comincia a fare la Rural Argentina, dove era un posto gigante, magnifico. Il problema sta che quando tu metti a carico di qualcosa di così forte, di così intenso come la cultura popolare e metti degli incapaci, è normale che la cosa si perda. È normale, perché si comincia a cercare altro. Non è più una questione di divulgazione o di promozione culturale, ma una scusa per fare business. E il business con chi ha a che fare? Con i sovrapprezzi, con mettere delle fatturazioni delle persone che dicono che guadagnano tanto e veramente non guadagnano un cavolo, o guadagnano un pezzettino unicamente di quello che hanno fatturato. E questo succede non con i giurati, questo succede con tutto quello che è il Festival di Buenos Aires, che ha a che fare con concerti, con conferenze, lezioni, tutto quello che ha all'intorno del campionato, che è un po' molto molto grande. E che quindi dopo è anche quello che riserva il governo della città di Buenos Aires per fare un lavoro col turismo. E nel momento del campionato sono 10.000, 15.000 persone che arrivano da tutto il mondo, che consumano hotel, alberghi, ristoranti e cose varie, quindi diventa molto complesso quando alla testa di tutto questo non c'è qualcuno che si intenda e che voglia preservare e curare l'aspetto culturale di tutto questo. E questo credo che sia il primo problema. Dopodiché c'è stato sempre un gran casino su chi sceglieva i giurati, perché si è parlato sempre di problematiche tra chi sceglie il giurato, se c'è un po' di non so come si dice, se hai trampa, no? Se il patrone è campione veramente o in realtà è un business e cose varie. E beh, il campionato ha sempre lasciato dei buchi o dei momenti molto bui su questa cosa. Perché? E perché non scelgono le persone giuste, perché non è mai trasparente, perché non è mai una cosa aperta, perché non hanno permesso mai di fare come si fa in qualsiasi competizione al mondo, dove il giurato mette il voto in quel momento e dove anche si tolgono i voti più alti, i voti più bassi, cosa che l'intenzione di un giurato non può influenzare su tutto. È la media dei 7, non può essere il voto di uno o il voto di un altro perché ti vuole bene o perché ti odia che ti vada a cambiare le cose. Quindi tutte queste zone molto grigie verso il nero che ha lasciato sono quelli che hanno creato delle problematiche istituzionali. Dopodiché c'è una seconda parte del campionato che è la gente, e la gente su questo non c'entra un cazzo. Il campionato è la scusa giusta per prepararsi, per studiare, per approfondire, per incontrarsi, per condividere. E quella è la parte magica e bellissima che ha il campionato. E è quella parte che deve essere tutelata. E quella è la parte che dovrebbero preservare e curare. Il problema è che a quelli che lo organizzano non interessa, perché è un grande business. E questo, assolutamente. Su certe cose dobbiamo imparare che a volte i gesti, e qua mi riferisco non solo a Buenos Aires, ma a quello che succede nel mondo con i campionati, dei quali io sono stato parte varie volte come giurato, sia a Russia, sia ai Metropolitani in Italia, sia al campionato europeo, e quindi sia il campionato a Londra, sia il campionato in Grecia. Quindi ho partecipato in varie di queste sedi e ho fatto, e molte volte sono state dei conflitti o delle cose
contro alcuni organizzatori, ma qua il problema è che non si curava alcuni gesti. E nel momento che uno sta lavorando con i sogni delle persone, perché questa è la prima cosa che devi capire, che al momento che tu stai come giurato o come organizzatore, tu tieni in mano il sogno, la speranza e il desiderio delle persone. E questo non è un potere, è una responsabilità molto grande. Quindi ogni tuo gesto, ogni tua parola, ogni foto, ogni cosa che fai ha un peso molto grande sulla testa delle persone e questo deve essere pulito, ripensato, lavorato. Il problema è che dopo entrano in mezzo problemi economici, entrano in mezzo problemi di diffusione, entrano in mezzo un sacco di altre problematiche che creano ancora più problemi. E quindi creano come se fossero due bande separate, i pro campionati e gli anticampionati. Io ho fatto un video qualche anno fa, se non ricordo male, 2 anni fa, sul campionato e dopo non ho voluto fare l'anno scorso perché come mia sorella è stata seconda e anche motivo di discussioni, dibattiti sulla mia del tango non ho voluto proferire opinione di nessun tipo perché non pensassero che aveva a che fare con che mia sorella era parte di quella situazione. Ma io non parlavo male del campionato. Io non parlavo male di come stava essendo organizzato, parlavo male di che non può essere Gabriel Soria con tutto quello che io lo voglio bene, che lo conosco da che io avevo 12 anni. Però Gabriel Soria è un storico del tango, non Sì, può ne sa un sacco questo. giurati. È lui quello che lavora per il governo della città che sceglie i giurati. Dopo lui sceglie un maestro di tango che lo aiuta, lo assessore in questa cosa. Ma che cavolo c'entra? Ma che cavolo c'entra? Queste sono le problematiche del campionato. E quando io sposo tutto questo, che è successo? Il campionato invece di ascoltare una persona come me, che posso essere un coglione strepitoso, ma ho 27 anni di tango addosso, invece di ascoltare e vedere che succede, no, Martin Frosio ha deciso di mettermi la lista nera e quindi ha proibito alle sedi in Cile, in Patagonia e a Londra di contrattarmi come giurato. E quindi che dobbiamo pensare dei campionati? Quindi la residenza non è possibile. Con rispetto parlando, non è possibile, perché se io non sto dicendo che il campionato è una cagata, sto dicendo che c'è delle cose che devono cambiare per il bene delle persone, per il bene dei competitor, per il bene della cultura, di preservare e tutelare i sogni, le speranze e il lavoro di tanta gente che c'è in mezzo. E in quel momento viene fatto in questa maniera. Queste sono le problematiche. Quindi per me il campionato sono due cose molto diverse. Una parte è l'istituzionale con la quale io ho delle grandi difficoltà a trovarmi d'accordo, e un altro è quello che il campionato significa per la gente con il quale io mi trovo 100% d'accordo. E dopo c'è una Vox Populi con la quale io mi trovo molto in conflitto, che è le stile del campionato. Questa cosa di voler ballare tutti uguali all'ultimo campione per avere una possibilità in più. Senza renderti conto, però, qua parlo ai ballerini, che questo è l'errore più grande che possono fare. Perché l'unica cosa che ti permetterà sbocciare e mantenere e fare una carriera in questo mondo artistico del tango argentino è la personalità, è l'essere te stesso, è l'avere qualcosa di tuo da raccontare, altrimenti sarai una stella cadente come tanti che hanno passato, che hanno vinto, che hanno passato e che ormai non ci ricordiamo più, manco come si chiamano. E questo è il problema di non avere le personalità. Quindi l'idea del copiare quello che l'ultimo ha fatto per vedere se una possibilità in più è un errore gravissimo. È un errore gravissimo. Sai che io sono completamente d'accordo con te, ma aggiungo che, premesso che io ritengo che ognuno dovrebbe ballare com'è, però se vediamo le finali del campionato mondiale, se le togliamo la faccia alle coppie, cioè i segni, no? Si vede una grande uniformità e alla fine i giudici scelgono comunque il padrone
cioè il tipo A della competenza, cioè, non lo so, metto un esempio, è arrivato Archaval, gli è partito un stilo, non dico un stilo, però cercare quell'ombra lì. Vengono fuori così. Permettendo che sono d'accordo con te, almeno per quello che succede negli ultimi 10 anni, però tu pensa che Acciaval ha vinto nel 2014, però il 2015, no, scusa, 2004, Sì. 2004 Acciaval, però il 2005 ha vinto, no, scusa, 2005 Acciaval, Sei Peralta. perché il 2004 è stato il vecchio, Osvaldo, il Coca. Sì, Coca. 2005 Acciaval, 2006 Peralta, 2007 Dante, tutti diversi. Tutti Sì, diversi. E sì, non sì, sì, sì. se io mi ricordo la finale del 2006 e che era Peralta che ha vinto, io secondo. C'era, se non mi ricordo male, c'era Bersini con Nicoletta in quella finale. Sì. C'era Noelia Hurtado con Pablo Rodriguez. Cavolo, c'erano tutti diversi, manco una cosa sembra l'altra. Negli ultimi 10 anni questo si è uniformato tantissimo. Sì, aspetta, occhio che io ho scelto Arciava per un esempio, però effettivamente è una cosa più contemporanea, non così lontano. Sì, sì. Il problema di questo, dell'uniformità, è che si creano due problemi. Uno è vero che i giurati finiscono per scegliere questo, ma è quello che vedono pure. Perché anche se io volessi scegliere un'altra cosa, non c'è un'altra cosa da scegliere. Perché quelli che partecipano al campionato, quindi qua c'è un po' l'uovo e la gallina, no? Un grande problema pure dei campionati è il giurato che si sceglie, perché si scelgono sempre le stesse persone che fanno anche politica del campionato, perché ci stanno delle persone che lavorano in giuria che se non fossero giurati non lavorerebbero più con il tango da moltissimi anni e che lavorano unicamente di essere giurati e che non hanno nessuna validità per essere lì, né tecnica, né culturale, né storica, perché questa è un'altra cosa. Prima parlavamo che un maestro ha bisogno di tempo, ma non è solo tempo, perché pure io ho uno zio che guida il taxi da 40 anni e guida come la minchia. Sì, 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 sì. Da molti anni tu sei bravo, quindi ci sta un sacco di gente nel campionato che non dovrebbe stare più. E spiegami come è possibile che un campionato oggi un campionato non abbia in giuria alcuni punti in riferimento come lo è Gustavo Naveira. Come è possibile che non ci sia? Come è possibile che non ci sia in finale Olga Vezio, che a volte la mettono in semifinali, a volte in una finale ritoccata? Come è possibile? La maestra per eccellenza. Come è possibile che non ci sia Ariadna Naveira, Fernando Sanchez? Come è possibile che non ci sia Carlitos Espinosa? Stiamo parlando dei referenti, gente che fa il tango oggi. Eccolo. Gente che fa il tango oggi, gente che sa quello che sta succedendo nel mondo, non gente che l'ultima volta che hanno fatto qualcosa di interessante con il tango è stato il 1992. E basta che ci sia qualche persona, eppure dei milongheri non ci sta mai quello veramente giusto. Io ho dovuto presenziare, dove con tutto l'amore, con tutto quello che lo voglio bene, come è possibile che Julio Duplà ci sia in giuria? Perché? Per cosa? Che ha fatto della sua vita il tango? Al di là di fare politica perché la figlia faceva politica, perché è un'attrice che fa politica in Argentina e lui si è messo a dirigere l'AMTA. Ma che ha fatto nella sua vita di tango? Più che andare in milonga. E quindi come è possibile che quella persona giura il ballo? Perché il campionato non è una questione culturale. Al campionato stiamo scegliendo il ballerino migliore, né il maestro migliore, perché come abbiamo detto prima, ballare bene non significa saper insegnare, né il tipo più preparato nell'istoria del tango. Stiamo scegliendo chi balla meglio, un campionato di ballo. Niente più di questo. Quindi la gente che sta giurando deve essere gente che ha delle carte per giurare ballo, tecniche, storiche, musicali. E quindi questo è un problema serio di chi sta scegliendo i giurati.
Ehm, Questi. Senti, anche è il governo di Buenos Aires chi sceglie i giurati anche fuori dall'Argentina, vero? Come Non so, funziona? io so che quello che succede con il governo è che definisce per dire sì o no. Tu questo lo potresti domandare molto meglio a Barbara Cicero. Alla Barbera. Se io Sì, so bene l'informazione, loro scelgono una serie di maestri che mandano la lista a Buenos Aires e se Buenos Aires le dice di sì, loro accettano. Così come per esempio per molto tempo è stato vietato mettere a Sebastian Arce, che uno può stare d'accordo o meno con quello che pensa, dice e fa della sua vita, con questa nuova fase che ha che sembra un Maluma tanghero, va bene, sarà tutto quello che uno può pensare di lui, però nessuno può negare che come ballerino e come maestro è un fenomeno. la E rompe, sì. non puoi vietare un fenomeno di quel calibro perché a te non piace come pensa. E che cavolo, dove stiamo? Esatto, esatto. Allora, prima che avevi parlato di Versini in quella finale del 2006, Sì, effettivamente già qua in Europa, e per quello che avevo capito con degli amici asiatici, già ci sono dei ballerini che hanno tragettorie, già ballano da 20 anni, sì, no? E gente seria. molto preparata. Esatto, esatto. Molto preparata. Perché generalmente capita, e adesso faccio il translate, la traduzione alla mia cultura, che ci sono tanti stranieri che in condizioni di stranieri devono correre più veloce di quello che nasce nel posto perché non capisce una mazza. Dopo va bene che non si capisce una mazza, però cioè, fanno tanto lavoro. A quel punto mi chiedo, ti sembrerebbe giusto che nelle gare europee, asiatiche, anche in United States, ci siano dei giudici non argentini? Assolutamente sì. Innanzitutto, se vogliamo chiamare il campionato mondiale, dovrebbe essere il mondo a giurare, non solo gli argentini. Innanzitutto, anche perché ci sta molta gente molto valida per poter giurare. Il problema più grande, sai qual è? Che è la gente che non lo accetterebbe. Perché è il mondo del tango che ancora crede che qualsiasi coglione con il passaporto argentino è più valido di un italiano che studia da 20 anni. E questo Mm, è quello che dobbiamo cambiare la mentalità del nostro popolo tanghero, mm, che essere argentino non ti dà niente di più di un'altra persona, che uno deve giudicare un maestro, un ballerino, una persona per quello che fa, per quello che ha studiato, per quello che ha da dire e non per dove è nato. Perché mia moglie è nata a Napoli, ma non sa fare la pizza. Beh, in questo caso sì, però è una forma di dire. fai attenzione, eh? Se capite quello che dico, non perché nasci in un posto per osmosi ti è arrivato il tango. Anzi, in Argentina neanche qua c'è un'altra idea un po' sbagliata, che si crede che tutti gli argentini, innanzitutto il tango è portegno, non è, assolutamente non è di tutta l'Argentina, è portegno. E la Mm, maggior parte dei ballerini non sono di Buenos Aires, sono delle province, dove per loro è più normale sentire folklore argentino e non tango. E quindi mm, sono dovuti andare a Buenos Aires per capire un po' meglio l'istoria, le cose. Quindi vedi che le cose stanno. Però l'essere nato in Argentina o essere nato nella città di Buenos Aires, come è il mio caso, non ti garantisce assolutamente niente. È quello che fai, quello che hai studiato e quello che hai lavorato che ti dà le carte in regola per poter fare. Per me ci sono delle persone super valide. Qua in Italia abbiamo delle persone validissime, validissime. Alberto e Paola, Alberto Colombo, sì. Cecilia, cavolo, ci sono delle persone che C'è un sacco, sì, 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 sì. io mi tolgo il capello. C'è un Io mi sacco di ho gente. parlato con queste persone. Gente veramente molto preparata per poter lavorare come giurato e poter fare. Gente che ha fatto veramente parte dell'istoria del tango. Senti, prendo una domanda qua che vedo. Dici Monica Moscatelli, cosa vorresti vedere ai campionati? Sicuramente sarà cosa vorresti premiare.
Guarda, io ti posso dire quello che ho premiato. Ho premiato la sincerità. A me la stereotipazione della situazione non mi piace. A me il tipo che già entra impostato come ballerino, come tanghero, come cosa, già e smetto di guardarlo, non mi crea nessun tipo di fascino. Lo guardo unicamente a livello tecnico per poter mettere un punto, però probabilmente non appartenga ai miei preferiti. Io vado nella ricerca dell'originalità, della spontaneità, di quella cosa che va al di là della parte tecnica, no? Perché una cosa è, ok, ho la tecnica giusta, ho una spirale perfetta, faccio un enrosche. Un'altra cosa è saperlo fare nel momento giusto, farle l'effetto giusto, con la qualità giusta. Quello va al di là della tecnica e è quello che vado alla ricerca, quello che premio io. Per esempio, per me uno dei ballerini che io più ho considerato nei campionati è stato Maxime, che è stato vincitore del corso. Tanta roba. E sai che cosa mi piace di Maxime? Quando perde le staffe. A me piace Maxime quando arriva da Rienzo e nella variazione si dimentica che sta ballando con altra gente, che sta in un campionato, si dimentica tu, lo vedi in faccia, comincia a traspirare e se le trasforma la faccia e comincia a ballare come un dannato. In quel momento è quello che mi succede qualcosa qua dentro che mi fa mettere il voto. È un fenomeno Maxim, sì. Queste sono le cose che a me fanno impazzire, che mi creano qualcosa di interessante per guardare. Mi piacerebbe nel campionato vedere diversità, vedere tanta gente che racconta storie diverse e che dopo sia il gusto di ognuno a scegliere, con una base tecnica, perché ovviamente stiamo scegliendo un campionato di ballo e quindi devono avere una base tecnica seria e concordando tantissimo con quello che mi ha detto Alejandra Mantignan l'anno scorso, quando dopo finito il campionato abbiamo scambiato un paio di parole su tutta la finale in totale e mi ha detto guarda non posso giudicare campione un tipo che l'unico che ha fatto per 4 tanghi è camminare, per più bella che sia la tua camminata. Per più bella che sia la tua camminata, il tango è bello, il tango è che si cammina, però il tango si balla anche. Ci sono altre cose. Per solo camminare c'è qua il marciapiede e camminati tutta la vita. Però ballare non è solo camminare è una parte importantissima e fondamentale, ma non è unica. Certo. E io anche come giurato non potrei mai dare il voto di campione a un tipo che non fa altro che camminare, per più bella che sia la camminata. Per più bella che sia la camminata, ci sta molto altro da interpretare. Senti, passiamo alla vita del ballerino. Ti eri fermato, anzi ti avevo chiesto di fermarti e nel passaggio ti aveva chiamato Alejandra. Sì. Alejandra mi chiamò 2 volte per ballare con lei. La prima volta quasi appena separata da... Scusami. Aggiungo, sai che io Alejandra non la conosco, cioè la conosco perché è una maestra nota, per l'amor del cielo, ma non ho avuto il piacere di conoscerla faccia a faccia, ma ho visto questa intervista che lei alla domanda lei, come, cioè, sicuramente sapete tutti, ha ballato con dei ballerini, uno meglio dell'altro, no? Cioè delle cose assurde. Assurde no, giusto per lei. Lei alla domanda di Aoneken, cosa è Aoneken per te? Lei ha detto, è stato bellissimo, lei ha detto Aoneken è quello che io sempre ho voluto essere. Grassa vuol dire. Questo non credo. Guarda, con Ale abbiamo un rapporto molto molto bello, così come anche conflittuale molte volte. Perché condividiamo tante cose, perché passiamo molto tempo insieme, perché abbiamo 2 caratteri molto forti. Però Ale credo che sia una delle poche ballerine che si è reinventata almeno 5-6 volte. L'Alejandra de Gustavo Russo in Tango Pasión,
l'Alejandra con Gabriel Misé, l'Alejandra con El Pebete, l'Alejandra con Martino Ojeda e l'Alejandra con me. Sono tutte Alejandre diverse, sono tutte diverse. Sì. Una molto molto diversa dall'altra, che ha una capacità di adattamento unica, pazzesca, e c'ha questa capacità di risolvere assolutamente tutto. Io mi ricordo un'esibizione alla Valdosa, che in un momento entro una saccada con la sinistra verso l'occhio avanti di lei, verso la mia sinistra, entro per entrare nel rosche e quando pesto mi rendo conto di aver pestato sopra una macchia di volotalco che c'era a terra e sento che il mio piede mi sta cominciando a scivolare e quando comincio a perdere l'asse, Alessandra in mezzo al giro mi rimette, mi faceva un occhio, mi rimette in piede e io dico grazie, manteniamo senza fermare il giro lei mi è riuscita a rimettere in asse. Quindi c'è una capacità di ballo ed espressione. Alejandra riesce a emozionare a chiunque, riesce a essere un punto di riferimento, al di là che a livello tecnico sia una delle persone più preparate che ho mai conosciuto, severissima. Se io fossi stato allievo Alejandra, ti dico che più di una volta mi viene di dare una capata in bocca, quando ti cominci a schiaffeggiare, quando ti cominci a trattare perché non ti esce. Però il problema è che tu devi renderti conto che Alejandra, quando si incazza più con lei, perché non stai riuscendo a farti fare quello che lei prova per te, piuttosto che con te. Non è una che se prende la responsabilità. È molto viscerale, Ale com'è, Ale non ha filtri, Alejandra tra la testa e la bocca è un cammino diretto, non riesce a pensare mai prima di parlare, è una cosa impressionante. Lei come pensa esce. E quindi questo è meraviglioso pure, è la parte più bella che ha lei, perché sai che Alejandra non ti dirà mai le cose alle spalle, ti dirà le cose sempre di fronte a te, anche le brutte te le dirà sempre in faccia, quindi questa è una cosa bellissima. Ti dicevo, Ale mi chiama 2 volte. La prima volta che parla con me per ballare insieme è stato quasi appena separata da Misé, al quale per me era ancora troppo presto e gli ho chiesto di darmi più di tempo perché in quel momento sentivo che se andavo a ballare con lei diventavo il ragazzino che balla con la Mantignan e che non avrei mai avuto l'opportunità di lavorare, che preferivo fare ancora delle esperienze personali, soprattutto nel mondo dell'esibizione, della pista, del festival. Dopo un po' di aver lavorato con Luna e dopo aver lavorato anche un pezzettino piccolo con Giovanna, Alejandra stava già a Roma con la sua scuola e mi ha chiamato la seconda volta e là ho detto assolutamente sì, perché per me non è che avevo detto di no per tirarmi, avevo detto di no perché non era il tempo per me e non mi sentivo all'altezza e quando mi sono sentito che potevo offrire qualcosa in più, qualcosa che potevo essere un'aggiunta e non un peso alla sua carriera, me la sono sentita di andare. Ho imparato tantissimo, ho passato 9 anni e ancora oggi ballo con Ale, quindi 9 anni di lavoro insieme sono tanti. Senti, mi parli allora, prima hai stabilito delle materie in che, al mio avviso, tu potresti dividere il tango. Hai parlato di biomeccanica, hai parlato di musica, hai parlato di anatomia, io aggiungo fisiologia e cose inerenti. Tutti questi studi o queste materie oggi non si trovano in una scuola di tango. Non si trovano. Allora, se si trovano, io non li conosco, però dico, non credo che si trovano. La formazione di oggi, tu come consiglieresti a quelli che si vogliono formare, a quelli che vogliono continuare a imparare? Il problema di questo è che queste cose che abbiamo già parlato sono necessarie, indispensabili per la buona riuscita di un corso.
Il problema è che si dovrebbe fare un passo in avanti, in questo senso nelle scuole in generale, e incominciare a mantenere corsi più coesi, più coerenti e mantenere una certa linearità nel tempo e nello studio. Però per questo bisogna anche che dall'altro lato ci siano degli allievi disposti a spendere quel tempo perché tu possa passare per tutte per tutti i piani necessari per arrivare, per poter spiegare, per poter analizzare e studiare da biomeccanica, fisiologia, anatomia. Certo, oggi non c'è una scuola sola, perché in Argentina magari il Iuna sta un pochino più preparato, prima che mescola con un sacco di altre cose, però è un pochino più preparato come scuola. Qua non ci sta, perché questo lavoro è più un lavoro universitario, un lavoro accademico, e qua in Italia ormai li mettono all'accademia a qualunque cagata che vogliono. L'unica accademia che esiste in Italia è l'Accademia di Roma e fa danza classica. Basta. Tutti gli altri mettono accademia perché fa più figo che mettere scuola, ma non è un'accademia, perché un'accademia prevede prima non un solo maestro, sino una serie di corsi, un lavoro fatto a livelli negli anni e quale fai la ricerca di un titolo finale, no? Quindi il lavoro accademico è questo, il lavoro, un'accademia è questo, un'accademia di danza classica è esattamente questo, tu inizi dalla propedeutica e arrivi fino alla laurea dove fai il passo a 2. Quindi questa cosa oggi nel tango non si trova in Europa. C'è in Argentina una sorta di situazione che si sta modellando anno a anno, migliorandosi, con la UNTREF, che è l'Università del 3 di febbraio, che lo sta facendo, e lo sta facendo pure il Iuna. Per adesso nessuno dei due titoli ha la conferma del Ministero dell'Educazione dell'Argentina, e questo è perché il tango è una danza popolare, non è standardizzata e quindi è molto difficile entrare nella situazione di se quello è giusto o meno giusto. Però piano piano andiamo nella ricerca di questo tipo di situazione. Quello che sì, oggi è indispensabile è che nel momento della ricerca di un maestro tu ti trovi un maestro che di queste cose sappia. Perché? Perché non ti faccia del male. Perché non ti faccia del male, soprattutto negli aspetti fisici, perché se dopo stilisticamente o quello che ti insegna a livello ballo non ti piace, o quello che ti insegna a livello musicale è un disastro, quello si risolve. Quello che non si risolve è se tu hai un problema fisico creato da una mala posizione, creato da un malo utilizzo della muscolatura, creato da una situazione di tensione, creato da un sacco di cose, che questo sì non si dovrebbe. Quindi uno dovrebbe essere un pelino più interessato. Io do sempre un esempio con i miei, che dico: quando a te ti fa male il braccio, che fai? Vado al medico. Ok, vai al medico, vai allo specialista, no? Dici: guarda, mi fa male il braccio. E il medico ti dà una terapia da fare, e dopo un mese a te ti fa male il braccio, ritorni e dici: guarda, tu mi hai dato la terapia, ma a me il braccio fa male, e ti dà la stessa terapia o te la cambi un pochettino, ma dopo 3-4 mesi il braccio ti fa male. Ma prima di arrivare al terzo mese già hai cambiato medico. Adesso com'è possibile che tu vai a una scuola di tango da 4-5 anni, fai schifo al cacchio perché ancora cadi a fare un incrocio, perché ancora non riesci a mantenerti in asse con l'apertura, perché metti l'anca su e sai tutta che è caduta, e quindi cavolo, non ti rendi conto che è quello che devi cambiare il maestro? Perché ovviamente, perché io capisco che è il primo tempo, ma dopo 4-5 anni con un maestro tu non puoi avere questi problemi. Magari non balli bene perché non sei un dotato, magari non hai la possibilità, non sei un fenomeno, ma problemi tecnici di caduta no, non le puoi avere più. Problemi di stabilità non le puoi avere più. Problemi di non sapere qual è lo stimolo e come si risponde alle stimoli non puoi avere più. Dopo magari non sei un dotato della musicalità, magari non riesci a ballare con tutti, magari hai dei freni psicologici che non ti permettono ancora di abbracciare con una certa intensità. Tutto quello si risolve negli anni, si risolve personalmente, ma certi lavori tecnici no. Questo è una realtà. Tu con un tipo dopo 3-4 anni che ancora cadi mentre fai un incrocio o mentre fai un occhio, bella mia, bello mio, hai sbagliato maestro. Per varie motivazioni, non perché lui non sappia, magari sai, non ti insegna, o magari non se ne frega un cacchio di che tu impari. Tu paghi la quota e lui va, che se ne frega. Arrivo, fatto il passetto, e questa è una delle prime cose da verificare, almeno per me, da quando vado a prendere lezione. A me una cosa che dà non fastidio, un po' di più,
E quando e mi è successo varie volte, arrivare a lezione di un maestro e che mentre ci dice, beh, mi metto 1 o 2 tanghe così vi riscaldate, lo vedo che prende la compagna e comincia a pensare in che passo ci insegna. Quel tipo non ci sta cagando le strisce. Quello è arrivato là senza sapere che cosa insegnare, né il perché, né il come, né quando, né dove, si mette là, pensa un passetto che gli sembra più o meno adatto, ci lo passa e se ne va a casa. Quello mi sta rubando i soldi. Una lezione viene preparata in anticipo, viene lavorata, c'è un filo conduttore tra una classe e l'altra, c'è un senso. Cavolo, se non vi rendete conto di questo, siamo ancora all'ABC. Sei consapevole che ci sono dei ballerini anche di grandissimo livello che fanno queste cose? Sono con quelli che ho studiato pure, quindi certo, lo so per certo. Sì, sì, no, è terribile, è terribile. Io lo trovo di una mancanza di rispetto assurda. Lo trovo di una mancanza di rispetto assurda. Perché non c'ha un filo. O lezioni dove, com'è possibile che ci siano lezioni curriculari, lezioni regolari, no? Dove settimana a settimana si impara un passo nuovo. Ma com'è possibile? Non lo so. Io passato te lo posso dire, adesso non è che voglio dire che io sono diverso, che io sono un fenomeno, assolutamente no, e ci devono stare 100 milioni di persone migliori di me, assolutamente. Ma sono 4 anni che con il gruppo di avanzati, sono 4 anni che stiamo a fare la camminata e quindi non capisco come è riuscito a fare un passo ogni volta. Io un passo mi dura 3 mesi, non lo so, no? Neanche se gli dà la testa a pensare a un passo ogni settimana. L'altro giorno in l'intervista e la charla che stavamo facendo sia con Paola che quella con la Fiore, con Fiorella, abbiamo toccato questo punto che non so, ho avuto la sensazione che diciamo non lo hai lasciato passare, che la concorrenza del tango, cioè il mercato, la concorrenza, chi apre scuola, chi no, chi insegna, chi fa quanto. Come la vedi te? Beh, questo è un grande problema, però è un problema difficile da risolvere, molto difficile, perché sebbene tutti pensiamo che da un punto di vista morale ed etico uno non dovrebbe aprire una scuola fino a che non sei pronto per poter insegnare, hai le carte in regole e non dovresti fare cose, quindi, però il problema è che nessuno te lo vieta, non c'è nessuna legge che ti vada a dire che non lo puoi fare e quindi è complicato. Ma Credo tu ritieni che un diritto di ogni persona fare proprio quello che vuole? assolutamente no, e questo è il problema. Il problema è che è l'abuso dei diritti è il problema, e questo è il problema per il quale studiamo legge, no? Mm. Perché la legge sta fatta per essere interpretata al momento giusto, ma la legge ti dà una base di come andare, una base morale ed etica di giustizia di come devono essere le cose. Dopo, caso a caso, si va a lavorare sulle cose piccole che possono cambiare o meno la situazione, no, così rigida della legge. Il problema sta che quando alcune leggi sono un pochino ambigue, sono un pochino aperte, ci sta sempre chi abusa di queste leggi. E quindi da un punto di vista libertario e giurista non potrei andare incontro o dire o coartare la libertà delle persone di poter fare quello che cazzo di vogliono fare. Ma da un punto di vista morale ed etico non trovo assolutamente giusto che delle persone che non hanno le carte in tavola, le carte giuste, si mettono a fare queste cose. Profondamente mi dispiace delle persone che tra l'altro lo fanno come un scherzo, quello che parlavamo prima, la gente che non capisce che il nostro è un lavoro serio e che loro lavorano durante la giornata in ufficio, in banca, in polizia, carabinieri, quello che cavolo sia, e dopo, come alla sera non hanno un cacchio da fare e hanno un bisogno enorme di egocentrismo e quindi si mettono a fare il maestro. C'è stata una ragazza a Roma tempo fa che aveva fatto un'analisi, io lo dovrei trovare, te lo mando se lo trovo, che ha fatto tutta un'analisi, una psicologa, che ha fatto un'analisi su, comparando, sì, comparando? Facendo una... Paragonando. Sì, 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 sì.
paragonando al, Paragonando, esatto. al tango con il Rotary Club o con il Club dei Lions, no? Con il Lions, dicendo il problema è che è un club chiuso per delle persone e le persone vogliono entrare, ma il problema è che una volta che sono parti non gli basta più con essere parti, hanno bisogno di distaccarsi, quindi chi fa due passetti in più prova a fare il maestro, chi quei due passetti non li può fare ma ha la possibilità economica o è l'amico fa l'organizzatore. Organizzo una milonga, organizzo una cosa, non so come si fa, non so da dove viene, ne so come si fa, però io ho i soldi per poterlo fare o ho l'amico che c'ha il posto e quindi lo posso fare e si mettono a fare, perché hanno bisogno di visibilità. Se non hai l'amico nei soldi e non hai la possibilità di fare due passetti in più degli altri, fai il DJ. Che oggi fare il DJ è prendere un computer e scaricare la musica di Marcelo Rojas o di qualcuno degli altri, si mettono là, no? E mettono una raffica di brani uno dietro l'altro senza mai controllare niente. Mettono delle tande. Io ho sentito qua in Puglia delle persone che applaudono un DJ che mi mescola D'Arienzo, del D'Arienzo for Export del 66-67 con il D'Arienzo con Ramos del 74-75 e dopo mi mettono un D'Arienzo con le Ciague del 53. Che cavolo è stata fatta in questa tanda? Lo mescano dappertutto, gente che applaude Mercedita, se mi viene da spararmi, guarda, non da spararmi, mi voglio fare bene con un cracker praticamente, una cosa pazzesca. E il problema è questo, che si accetta qualunque cosa, quindi Fabio dice, chi non si può comprare la Mac o il PC perché fa figo il Mac e quindi si mette a ricolare il Mac, quindi che fanno? Gli ultimi due scaloni, fare il fotografo o il venditore di scarpe o vestiti. E con cui la fonde tutti, perché la maggior parte delle persone, e con tutto il rispetto parlando, una cosa è chi produce le scarpe, ma chi li vende? Voi sapete quanto è il guadagno? Praticamente guadagnano una decina di euro per ogni scarpa venduta. Quante scarpe vendi durante il mese per poterlo pensare che è un lavoro? Non è un lavoro, lo stai facendo la maggior parte, non dico tutti, non dico mai tutti perché ci sono i casi diversi, ma la maggior parte lo fa unicamente per avere un ruolo specifico dentro la milonga. Dici? Ti mettono a fare il fotografo senza fare foto. Una cosa è che tu hai studiato fotografia e ti metti, ma il fotografo di milonga, che sanno a fare? Sanno a fare fotografie di ogni cazzo di coppia che passa in pista. Ma che? Ma non c'è un lavoro artistico, non c'è un lavoro di post-produzione, quindi non sei un fotografo, sei uno che si è comprato la fotocamera e ti metti a fare fotografie in milonga. Tagli le persone e quelle persone si ricordano quando fai a chi dici tenetelo. Oh raga, è quello che penso, è quello che sento. Ci sta gente professionale a fare queste cose? Sì. Ci sta gente che vende scarpe, vestiti che è professionale? Sì. Che lo fa un lavoro? Sì. Sono pochi. Sono pochi. La maggior parte delle persone che io conosco lo fa perché non c'è un altro cazzo da fare e perché vogliono avere un ruolo distaccato dentro la serata. Perché non sei più l'anonimo che va in milonga e si deve sedere e deve essere invitato. C'hai un ruolo. Entri gratis e stai là, c'è un ruolo, sei quella che vende, quello che fa, quello che dice, quello che mette, quello che organizza. Quindi sei fare il maestro come il non plus ultra della necessità di egocentrismo, no? Perché insomma sono tutti maestri, gente che tu li guardi, Julio, guarda, non è che adesso voglio fare lo svolgimento, gente che tu li guardi dicendo, ma non è possibile, non è possibile, perché tu non è che non sai ballare, non sai manco sta seduto. Stai seduto storto. Senti, allora, diciamo che comunque è un fatto che il mercato stabilisce le regole. Adesso questo è un discorso un po' più commerciale, non sto parlando dell'arte, niente di cultura. Il mercato gestisce le regole. Ci sono tanti maestri, ma se ci sono tanti maestri e sempre di più si mettono a insegnare, non credi che vuol dire che quelli che sono, sicuramente non tutti, ma
neanche quelli che già c'erano prima, riferendomi, mette che io sono un maestro, e se il mio allievo, e l'allievo del mio allievo, e l'allievo del mio allievo cominciano a insegnare domani, i loro hanno allievi, mi fanno concorrenza a me, io mi faccio due domande. Cazzo sto facendo io? Sì, sì, il problema è che in una società giusta non avrebbero gli allievi se non fossero in grado. Quindi a me la competizione con un pari o uno migliore di me che pensandolo in termini unicamente commerciali, mi ruba la clientela, no? Sì? Mettiamo che io ho il negozio Oniken, c'è il negozio Julio e c'è il negozio Pinco Palino. Se Pinco Palino vende un prodotto della stessa qualità o migliore della mia, o ha delle offerte migliori, o fa delle cose, è parte della situazione e io vedrò come fidelizzare meglio la mia clientela. Il problema sta quando la gente non sa che cazzo sta comprando, o quando la gente preferisce la quantità con la qualità, o quando la gente preferisce comprare i vestiti alla bancarella del cinese piuttosto che andare al negozio di confezione italiana. E questo è il problema. E quindi là sai che si salva solo Ferrari. Perché come fa prodotti di lusso, come fa qualcosa di molto alto, quindi per il pubblico che può acquistare Ferrari perché sia una cosa molto esclusiva e cose varie, è un pubblico abbastanza ridotto. In mezzo ci sta un sacco di gente che fa un lavoro serio, quotidiano, molto valido e che viene travolta dalla situazione che tutti fanno tutto. E purtroppo, come diceva Fiorella l'altro giorno, l'allievo principiante non è che le cambia molto che la lezione si sia poi Copalino piuttosto che Michelangelo Sotto. Che ne so, è lo stesso perché non lo conosco nessuno dei due. Certo. E vado a questa scuola perché mi è vicino a casa, ma questo capita con il primo anno. Io credo che dopo il primo anno uno dovrebbe più o meno sistemare la testa, cominciare a guardarsi intorno e vedere se la scelta che ho fatto è più o meno giusta. Ma al di là di questo è il problema. Ora, in mezzo a questo, dalla gente che non è principiante, che va in avanti, come è possibile che abbiamo tanta gente che vada a fare lezione con degli incompetenti? Perché? Perché quello che ho detto qualche anno fa, parlando magari 2012 o 2013, con l'intervista di Tango Magazine, quando ho detto il problema del 50% della gente che parla tango non se ne frega una beata minchia del tango. E questo lo sostengo ancora oggi. Il problema è che quel 50% fu un rumore della stramadonna. E quel 50% è quello che alimenta e mantiene questi sciacalli, queste persone che stanno là a fare queste lezioncine, a fare queste cagatine. E il problema è questo, che non lo prendono neanche come un lavoro, perché non è neanche che sanno ad armi pari, che dicono, sai che c'è, io lavoravo in banca, ma io mi sono appassionato così tanto al tango che non posso fare altro del tango, ho lasciato il mio lavoro in banca e adesso sto a armi pari con te, se io vado a lezione, c'ho gente, guadagno, se non c'ho gente, non guadagno e non mangio. E in quel momento cambierebbero le regole, perché là non farebbero più la putanata di far pagare solo le donne e portare gli uomini tutti gratis, perché li portano come supporter. Esatto. E non lo potrebbero fare più, perché quando c'hai la scuola così, non puoi fare perché hai bisogno dei magnà. Applauso! Ma questa storia del supporter, ma che cazzo è? Un secondo che definisco l'idea e andiamo su questa cosa del supporter. Scusami se ti interrompo. Sì, vai. Allora, nella cosa del supporter ne potrebbero fare delle situazioni proprio sleali, del tipo fare lezioni gratis, milonghe gratis, serate gratis. Perché? Perché le voglio andare in culo a quell'altro là. Ma se tu dovresti vivere da questo, se fossi veramente uno che vive da questo, non potresti fare questa cosa, perché avresti bisogno di mantenere una certa regolarità. Quindi il fatto che non stiamo ad armi pari, perché avete un altro lavoro, perché fate altro, o perché avete soldi di famiglia, vi mette in una condizione di essere completamente sleali con chi questo lo fa come professione e di portarla vinta molte volte, perché potete fare prezzi stracciati, gente gratis, serate gratis, cose varie, che certo alla fine è impossibile, soprattutto oggi che Fiorella
Perché svegliare anche a chi dorme? Con che necessità poi? Quando succede tutto questo, diventa veramente un caos, e quindi la situazione diventa molto molto pericolosa, molto pericolosa. Ti stavo dicendo il discorso dei supporter. Che Sì. ne pensi? Beh, niente, per me deve essere una delle stronzate più Che grandi. vedo che anche a Colombo piace molto i supporter. Sì, supporter. Sì, sì. Io credo che sia la stronzata più grande mai sentita. Perché? Perché io capirei che dentro la mia scuola c'ho una quantità di donne più grande che quella di uomini. Mettiamo, numero a caso, 30 donne e 20 uomini. Sai che faccio? Faccio 2 corsi. E in uno dei corsi gli chiedo a quei uomini che fanno un corso di farsi un secondo corso a una metà prezzo oppure gratis per fare un secondo corso per aiutarmi con delle donne che non hanno il compagno di andare, però quei uomini che studiano, non uomini che non studiano nella scuola, che non fanno niente, che vengono chiamati unicamente per accompagnare a queste donne. Prima creano dei mostri. Innanzitutto mi sembra che oggi, 2020, dove nel mondo si parla di uguaglianza, dove nel mondo si fanno le leggi contro la disuguaglianza tra donne e uomini, e nel momento storico che stiamo vivendo, ancora far sostenere le spese di una scuola solo alle donne perché non hanno la possibilità di avere un compagno e quindi all'uomo gratis la donna paga, mi sembra una delle cose più retrograde e offensive mai viste nell'istoria del tango. Punto numero 1. Secondo, creano dei mostri, perché questi uomini che vengono chiamati come supporter, questi uomini se la tirano così tanto, credo di essere così oltre la media, che finiscono per creare un danno psicologico al resto della comunità e alle donne stesse con quali stanno lavorando, perché non stanno là supportando, stanno là solo a costantemente ribadire la loro superiorità o supposta superiorità, presunta si dice, no? Ecco, presunta superiorità rispetto alla loro compagna di turno. Quindi, secondo me, questa è la stronzata, è la cosa più brutta, offensiva e disgustosa che ci sia nel tango in Italia. Senti, Aoneken, Sì. allora dico per tutti, fra poco avremo tutte le informazioni delle piccole, non saranno piccole, saranno grandi discussioni che faremo. Quando dico la parola discussione, sarà dibattiti che faremo su diversi temi che sceglieremo lì al momento. Io adesso ti faccio la richiesta qua, di modo che non mi puoi dire di no, che ci sono tante. Allora, io del mio punto, che sono uno che studia il tango, che mi piace, ritengo che il tango ha tanto, ma tanto da dare ancora. Questa è l'idea che mi sono fatto io. Tu sei d'accordo? Completamente. Ok, a questo punto ci stavamo organizzando per chiamare, soprattutto in questo periodo che siamo a casa con questa pausa forzata, a, a dei maestri importanti, gente che sa fare il suo mestiere, di fare dibattiti sulle diverse materie, aspetti, comportamenti che ci sono nel tango. E per me, per noi, per tutti, sarebbe un piacere se tu partecipassi. Dopo ne parliamo all'interno. Assolutamente sì. Sempre che si tratti di poter condividere, discutere idee e dibattere su quello che potrebbe fare meglio alla nostra comunità, con me trovate una porta sempre aperta. Io so che molte volte il mio enfasi, il mio utilizzo della parola, il mio non avere magari nessun tipo di freno
colpisce e crea. A alcune persone piace tanto e alcune altre persone si mettono un po' male su questa cosa. Innanzitutto voglio che sia chiaro che io non mi sento meglio di nessun altro, solo parlo di quello che io sento, e la maggior parte delle cose che sento e parlo le parlo più come utente e come parte di una comunità che come maestro. E dopodiché, secondo me, oggi manca questo nel tango. Prima lo avevamo più o meno chiacchierato, io tempo fa già avevo parlato con Fiorella di questa idea, credo che l'avevo accennato pure ad Alberto, che volevo organizzare una serie di collegamenti. Il problema è che era come finanziare le spese di questo, perché l'idea che era una puntata dove ci fosse un tavolo dove maestri, organizzatori, DJ, gente che fa dell'istoria del tango in Italia, potessimo parlare e dibattere su quello che succede. Quindi con me sfondi una porta aperta, perché io sono super d'accordo che in questo momento di cambiamento totale, sia la cosa che ci manca la parte di parlare di tango. Io ho imparato molto di più in vita mia ascoltando e guardando che facendo, e quindi usare il tempo per ascoltare, per parlare degli aspetti culturali, gli aspetti di promozione culturale, gli aspetti storici, degli aspetti quotidiani che viviamo nelle nostre scuole, nelle milonghe, nei festival, nelle cose, sia il momento giusto per poter metterci d'accordo e cominciare a dare un po' di luce su una zona che è molto buia, perché è vero che ci lamentiamo molte volte che la comunità non pensa più come una volta, ma non ha neanche gli strumenti, perché non si parla più di queste cose, perché Esatto. non si fa. Quindi chiederle a una persona di essere istruita e dopo non dargli gli strumenti per istruirsi è veramente da stronzi. Quindi quello che dobbiamo fare è cominciare a dare gli strumenti perché la gente si possa istruire, e questo vada a cambiare in meglio la nostra comunità. Senti, stiamo quasi chiudendo, aspetta un attimino lì, non scappare, che ci sono un paio di domande che secondo me vanno viste in riviste. Aspetta un attimino che le vado a prendere. Eccolo, Mariola. Ciao Mari, dici, al tuo parere, come cambierà il tango con il problema sanitario? Ma io spero che non cambino assolutamente nulla, se non in meglio. Cambiare queste cose che stavamo parlando, sì, ma dal punto di vista comunitario e sociale io spero che non cambi. L'altro giorno parlavo di questa cosa con Luna, dove le dicevo, dove si cominciava a parlare di questa idea di il tango con una certa distanza tra le persone, il tango con le mascherine, esercizi di tango con dei pali che ci separano 1 metro da ognuno. Io ho detto, guarda, se il tango diventasse così, io non voglio essere più parte. Per me il tango è tutta un'altra cosa. Quindi il tango aspetterà che troveranno il vaccino, aspetterà a che le grandi potenze del mondo decideranno che già hanno fatto sufficientemente soldi per poter dirci che possiamo uscire e darci la cura a questa cosa. E il tango aspetterà il tempo che sia necessario, mesi, 1 anno, quello che sia, ma io spero che non cambi nulla. Io mi rifiuto completamente a ballare il tango a distanza, a ballare il tango con una mascherina, mi rifiuto a non poter condividere un bicchiere, a non poter condividere un abbraccio, non poter condividere un fiato. Io voglio condividere tutto questo. Quello è quello che mi ha innamorato del tango e è quello che voglio vivere. Se questo dovesse cambiare, io non credo di esserne in grado di formare più parte di questa cosa. Quindi io spero veramente che non cambi in questo aspetto in nulla. Senti, c'era un'altra domanda qua che lo faceva Raffaele Lo Sappio. Cosa pensi delle maratone? Oggi volete che a me mi odia l'80% d'Italia, del tipo facciamo l'ultima intervista con Aoi Sì. in assoluto. Ma guarda che alla fine tu dici tutto quell'odio, ma hai fatto un record di audienza oggi, eh? Guarda, sì, un sacco di gente, mi sono fregato gli ultimi risparmi, ho pagato un sacco di gente per fare oggi la per sentirmi più figo. Ti dicevo, la maratona. Questo l'ho discusso con
con Maura poco fa, stavo a Palermo da Angel e in una serata ci siamo trovati con Maura seduti al tavolo e abbiamo cominciato a parlare. Io ho detto quello che pensavo e lei mi ha dato una sua ragione e all'inizio l'ho capita e non so se la condivido, ma l'ho capita. Io credo che il problema della maratona è che la maratona nasce come risposta a un malo utilizzo del festival. E il festival finisce per organizzarsi in una forma molto commerciale, dove si cercava unicamente di fare soldi e quindi una cosa è guadagnare per quello che si lavora, un'altra cosa è strafare, è rubare alle persone e crearle delle cose. Quindi io credo che il problema dei grandi festival è stato questo, che in un momento hanno cominciato a scemare la loro qualità in quello che era l'offerta, cominciato a pensare che la gente ormai pagava per qualunque cosa e la gente un po' si è dispiaciuta da questa cosa e ha detto, beh, sai che c'è, mo' vatti a cagare. E quindi come risposta al momento la sento anche valida. La maratona all'inizio era la scusa e l'opportunità di vedersi con persone che vivevano molto lontane, quindi che era impossibile trovarsi nelle milonghe quotidiane, e almeno questo quello mi spiegava Maura, era la scusa giusta per trovarmi con degli amici da tutto il mondo e trovarci un fine settimana quando ancora non c'erano tante situazioni per poterci incontrare, ci incontravamo tutti, ballavamo tutto il fine settimana, condividevamo cibo, serate, notti, pranzi e tutto insieme e ballavamo tutto quello che potevamo per un weekend. E questo c'ha un principio di cosa molto molto bella. Il problema è che le maratone hanno cominciato a essere discriminative. E quindi per entrare avevi bisogno di avere un certo livello, per entrare avevi bisogno di essere parte di una cerchia, cominciato a fare delle cose di marketing come le discoteche molto in di New York, dove ti mandano il messaggino su WhatsApp e subito devi rispondere, è un numero chiuso, è una cosa super figa, super elitista. E tutto quello che faccia elitista il tango a me non piace, perché per me il tango è popolare e quindi se è popolare non può essere elitista e se è elitista per me non è tango. E quindi qua è dove io ho cominciato a entrare incontro al pensamento della maratona. Mi ricordo una conversazione di questo tipo moltissimi anni fa a Napoli al Majestic, che stavamo con Giampiero Galdi, che è anche frequentatore, e stavano Stefano, Stefan Pan, e stava Ciro Lardone, e stava Peppe Di Gennaro, che sono quelli che organizzano il Santa Mergelina, che è una maratona di Napoli, e dove parlando di questa cosa mi ricordo, adesso non mi ricordo se è stato Peppe o è stato Giampiero, che mi dice guarda è una forma per noi di preservare il livello, perché altrimenti entra gente di qualunque livello e si perde il livello di pista, non possiamo ballare come vogliamo. E io subito risposi, voi vi ricordate quando eravate principianti o appena ballavate da qualche annetto e siete venuti a Buenos Aires cagati sotto, che non sapevate come entrare in Milonga, che guardavate da un angolino da lontano perché avevate paura? E che abbiamo fatto in Argentina con voi? Che hanno fatto i grandi milongheri maestri? Vi hanno accolto, vi hanno abbracciato, vi hanno fatto far parte, vi hanno fatto ballare e vi hanno fatto arricchire. Non vi hanno chiuso le porte. Pensa se in Argentina volevamo preservare il livello del tango e quindi lo chiudevamo a tutti quelli che non appartenevano a una certa casta. Che sarebbe successo con il tango nel mondo? E quindi questo è il problema, che quando uno diventa bravo non deve dimenticare che pure noi siamo stati dei principianti. Ti lascerò una riflessione di una cosa che mi ha detto il mio maestro, guarda che saggio. Io avevo 14-15 anni e dammi un secondo, devo collegare il computer alla rete perché sto perdendo. Intanto continuano i saluti. Aspetta che avevo visto. Ti dicevo, io avevo 14-15 anni, stavamo a lezione e a lezione entra un tipo che aveva un problema in una gamba. Sì. E aveva una gamba che aveva rigida, no? Il ginocchio rigido, non riusciva a piegarlo. E gli stronzoni del gruppo dei Vichara, Enrique, tutti quelli che erano più grandi, hanno cominciato a fare qualche barzelletta, qualche cosa, e a me che ero piccolo mi mandavano a fare le cagate, no?
Dopo un po' mio maestro si rende conto che le stavamo prendendo un po' per i fondelli, mi prende e mi mette da parte e mi dice: tu stai prendendo per il culo a quel tipo? Dico: no, maestro, scusi, so che non devo fare queste cose. Dice: no, no, perché lo facevi? No, no, niente, no, 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 dimmi, spiegami perché lo facevi. Le dico: ma perché lo vedevo ballando, balla così, male, un po' buffo, no? Come fa le cose. Mi dice: ah, e tu credi di ballare meglio tango di lui, no? Tu credi che lui non sappia ballare tango? Effettivamente, maestro, le dico, c'è una cosa evidente. E guarda, il maestro mi dice: guarda, ti dirò una cosa una sola volta e non ti la dirò mai più. Quel tipo si alza alle 6 del mattino, sì? Si lava, si va a lavorare 10 ore, torna a casa, si lava, si cambia e viene qua perché ama il tango. Tu non fai un cazzo la mattina e la sera. Chi cazzo sei tu per dire che quel tipo non balla tango? Quel tipo ama e balla tango molto di più di quello che tu potresti fare in tutta la tua vita. Perché quel tipo è veramente, veramente un, un tanghero. Tu non dovresti fare questo. E se tu balli meglio di quel tipo, è il tuo dovere non è prenderlo in giro e fare, è il tuo dovere andare a aiutarlo a che quel tipo migliori. Quindi decidi bene, ragazzino, che tipo di uomo e che tipo di tanghero vuoi essere nella vita. Si è girato e se n'è andato. Io sono rimasto gelato e da quel momento in poi, non mi sono mai più permesso in vita mia di parlare male o di prendere in giro un principiante. Bravissimo. Allora, vi parlo di Maradona? De Maradona, sì. Ah, Ehm, quello controversiale, parla di no. Senti, Aone, che comunque le persone sono quelli che creano i gruppi, creano le culture, perché effettivamente un maestro che ti dà un messaggio del genere, prima è uno elevato, secondo, grazie al cielo, sei fatto di quel modo lì. E anche dobbiamo ammettere che sfortunatamente nessun gruppo sociale è fatto solo di una sola cosa, no? No, è Ci vero. sono anche tante persone che puntano più a fare il figo che a condividere. Detto questo, Io non dico un tipo che se a te non ti vuole parlare di una principiante perché non ti piace, attenzione che io non sono questo, quello che dico è che non ci devono stare degli eventi nel quale è proibita l'entrata a qualcuno che non appartiene a un determinato. Tanto che chi è che definisce il livello e secondo che mi sembra veramente, però attenzione che so che non tutte le maratone sono uguali. Dopodiché mi rompe un po' come do fastidio questa cosa, credo che si chiamano encuentro milonghero, questi che sono le specie sì, di talebani del tango milonghero, che vi racconto una cosa ragazzi, non esiste. Quello che voi chiamate tango milonghero non è mai esistito e non esistirà. Voi chiamate tango milonghero quello, per noi è stato tutta la vita tango, era la forma di ballare quando c'era molta gente milonga, chiudevamo e facevamo cose piccole e appena si apriva un po' di più camminavamo e facevamo le cose. Quindi il cinghi cinghi dell'ocito cortado non è un stile e non c'è stato manco un cacchio di milonghero in tutta la né Finito, né Portalea, né Milonghita, né Lavandina, né Lampasso, né Tete, per parlare dei moderni, né Tete, né Caccio Mantegasa, né nessuno, nel più Palermo, nessuno di loro mai, mai ha ballato quello che dite voi che è il vero tango milonghero. Quindi chiudete un po' il cesso. su questo farò un programma apposta perché secondo me c'è tanto da parlare. Senti, adesso premesso che c'è un'audienza molto colta e molto elevata, stanno arrivando delle domande anche un po' particolari, tipo una domanda: cosa ne pensi del tiramisù? A questo punto io decido di salutarti. Paolo, ma, ma tu cosa ne pensi del tiramisù, scusa? Giù tiramisù alle fragole. Ah no, ma Paolo è avanti allora.
Quindi Paolo è un genio. il tiramisù mi piace assai. Paolo è un genio. Senti, Aoneken, io non ti trattengo di più, premesso che a te dovrei fare una charla di 48 giorni. No, Ti ringrazio veramente, ti ringrazio tanto perché, come inizialmente ti dicevo, sì, ballare ci sta, ma quello che hanno in testa quelli che hanno tanto tango, al mio avviso, è l'essenza. E allora niente, ti ringrazio tantissimo. Ho visto che mi auguro che tutti si sono goduti tanto questa charla. Spero vederti presto speriamo che qua. l'occasione passi eh, veloce e ci possiamo incontrare a condividere un po' di tango. esatto. Senti, c'è qualche domanda che io non ti ho fatto che avresti voluto rispondere o c'è qualcosa che vorresti aggiungere? No, credo che abbiamo parlato un po' di tutto. Che ne so, io credo che la cosa importante in tutto questo sia cominciare a parlare di queste cose, cominciare a parlare senza il falso buonismo, no? Mm. Purtroppo questa parola in Italia viene usata per definire un settore politico, io lontano da questa situazione sto. Eh, Però sì questa cosa di che dobbiamo essere super polite, che noi maestri dobbiamo essere sempre super corretti, che dobbiamo dire le cose giuste, che non ci dobbiamo incazzare. No, raga, noi ci incazziamo come tutti gli altri. Credo che sia importante cominciare a dibattere e a parlare di quello che sentiamo, viviamo e facciamo. Nessuno di noi ha la verità assoluta, però tutti noi abbiamo un pezzettino di verità e che quando la condividiamo possiamo creare delle cose molto interessanti. Credo che se ci continuiamo a nascondere dietro a che siamo una comunità, siamo tutti buoni, tutti bravi, tutti così, le cose non cambieranno. E quando la voce è solo di quelli che sono dei mercenari del tango, che quelli fanno rumore, parlano sempre, e se tutto il resto tacciamo, loro l'hanno vinta. E quindi io credo che il momento è cominciare a parlare un po' tutti di quello che pensiamo, sentiamo, facciamo, condividere, dibattere e scambiare idee e imparare. Impariamo tutto il tempo. Io imparo, ho imparato tanto le charla che hai fatto con Alberto, con Fiorella, con Alberto e Paola, gente che io ammiro, gente che io voglio bene e che imparo. Imparerò ancora da tutte le altre che mancheranno e farai, perché credo che sia una forma bellissima di conoscere le persone un po' in profondità e sentire un po' che cosa hanno da dire e arricchire il nostro bagaglio di esperienze altrui. Quindi veramente io mi aspetto che questo sia un punto di partenza per una cosa continuativa, per qualcosa che vada oltre. Io sono stato super comodo, e mi sono sentito molto bene, mi sono divertito e ho potuto raccontare un po' la mia vita, la mia esperienza. Non so quanto sia utile, però se a qualcuno le è servito per sentirsi più vicino o per vedere o per chiarire qualche zona che magari mi sembra che sia una cosa valida. Quindi niente, io ti ringrazio tantissimo non solo per l'intervista che fai a me, sino per quello che stai facendo con il tango. Tu sei una persona molto molto interessante, io mi ricordo ti ho conosciuto da Achille a Milano, Achille mi aveva parlato molto bene di te e dal momento che ti ho conosciuto abbiamo scambiato delle poche parole e ho capito che tipo di persona eri e da quel momento in poi abbiamo instaurato un rapporto di amicizia che piano piano andrà a crescere sempre che ci conosciamo di più. E quindi ti ringrazio per quello che fai con il tango, per quello che ti metti sempre a disposizione dell'apertura con le altre scuole, con altri maestri, della conversazione, del dibattito, della chiacchiera. Questa è una cosa molto bella e ti ringrazio io a te per questa cosa. No, figurati, per me è un piacere. Aoneken, bravissimo, grazie mille. Ti richiamerò fra un po'. Grazie Dai, mille, caro mio. ciao, Ragazzi, vi ringrazio a tutti. Ciao, caro mio. e Vi forza Napoli. aggiungo, esatto, aggiungo soltanto che il venerdì abbiamo sempre alle 4 il mitico Jorge Vacca, Punti Branca, perché io sono curiosissimo di capire le dinamiche di un DJ, premesso che non sarà l'unico. Niente, venerdì alle 4 ci vediamo. Ciao Oniken, ciao ragazzi, saluti a tutti. Ciao ciao.
Grazie mille, grazie a tutti. Alla fine Paolo con il tiramisù, anch'io vorrei il tiramisù. Ma Aone che non mi ha detto, ma Julio vuoi il tiramisù? Ma quindi? Vabbè. Grazie mille ragazzi, ciao ciao, ciao a tutti. La diretta è anche su YouTube, eh? Ciao ciao.